Buongiorno amici di Directa Sport, ben ritrovati sui nostri canali, siamo live da Olbia, torniamo nuovamente alla palestra SK1 di Via Birmania per raccontarvi la 7ª edizione del campionato nazionale sardo di powerlifting, una emozionante 2 giorni che potrete seguire insieme a noi, che comincia oggi sabato 21 gennaio con le gare di squat e panca, donne e uomini, andrà avanti domani con lo stacco da terra. Siamo nel corso della primissimo flight, siamo ormai al terzo tentativo, abbiamo avuto qualche problemino tecnico che speriamo di aver risolto quanto prima e ora andremo avanti nel raccontarvi questa lunghissima giornata di powerlifting. Caricatori all'opera per Elisabetta Mais. Dovrebbe aver appena completato la propria esibizione. In realtà no, la vedete adesso in grafica. Elisabetta Mais, 2 tentativi falliti da 85 e 87,5 kg, si ripresenta con lo stesso carico del secondo tentativo, 87,5, che questa volta dovrebbe essere buono. I giudici ci danno ragione, allora applausi per Elisabetta Mais. Ora è il turno di Matilda Maiorca, gareggia nella categoria meno 50,5 kg. Primo tentativo buono da 85 kg, un secondo fallito da 95. Si ripresenta in pedana con lo stesso carico fallito in secondo tentativo. Ora un po' di fatica, ma l'alzata l'ha portata a casa. Vediamo cosa dicono i giudici. È una doppia luce bianca che basta e avanza per avere una good lift. E allora complimenti alla giovane Matilda Maiorca, atleta sarda come tutte le atlete di questo primo flight. Ora è il turno di Sara Salza, un primo tentativo riuscito da 90 kg, un secondo fallito da 100 kg, in terzo tentativo di nuovo con 100 kg. Stavolta l'alzata ha conclusa, ma 2 luci rosse e una bianca non bastano per avere un'alzata valida. Applausi comunque per Sara Salza, atleta che abbiamo conosciuto in tutte le manifestazioni che vi abbiamo raccontato. Atleta particolarmente esperta, di cui l'allenatore ora va a chiedere spiegazioni al tavolo degli arbitri. In ogni caso non è fuori gara perché un tentativo è andato a buon fine. Ora è il turno di Alessandra Pizzalis, 21 anni. Seconda più giovane di questo flight dopo Matilda Maiorca, che di anni ne ha 20. Un primo tentativo riuscito da 100 kg, un secondo fallito da 107,5 in pedana per un terzo turno da 110 kg. Spotter all'opera. E ora è il turno di Alessandra Pizzalis. L'avete appena vista entrare nella nostra inquadratura.
In attesa dell'ultimo arbitro di gara che mancava adesso. Potrà cominciare non prima però che ha data un'occhiata al rack. Forse l'altezza non era quella comunicata dall'atleta. Vediamo cosa dicono i direttori di gara. Sono 3 luci rosse per Alessandra Pizzalessi. Allora no lift, non è comunque una fuorigara perché il primo tentativo da 100 kg è stato giudicato buono. Rimane comunque una prova di tutto valore per Junior. Della categoria 58,5. Ora è il turno di Sara Carta, categoria 47,5 kg. È una senior. 44,9 dice il body weight. 2 tentativi andati a buon fine da 100 e 107,5 kg. 105% tentato da 112,5. Atleta che abbiamo conosciuto a più riprese. Applausi meritatissimi per Sara Carta. Tripla prova a buon fine, grande alzata da 112,5 kg. Allora, applausi come detto più che meritati per Sarda Senior. Ora è il turno di Laura Buffoni, gareggia nella meno 70 kg. Avrà 37 anni, una senior. Prima prova fallita da 105 kg, una seconda riuscita da 107,5 in pedana per un terzo tentativo da 115 kg. Para carica Laura Buffoni. Prossima atleta Ambra Carta. È stata portata a casa, vediamo cosa dicono i direttori di gara. Una luce bianca, una rossa, manca una solo giudice che dice good lift. 2 bianche e una rossa bastano e avanzano per assicurarsi i 115 kg in uscita dalla terza prova. Complimenti anche a Laura Buffoni. Prossima atleta Silvia Carta. Ora è il turno di Ambra Carta, primo tentativo buono da 115 kg, un secondo fallito da 120 in pedana con 122,5 kg. Lei gareggia per categoria senior nella meno 58,5 kg. Sforzo immane per portare a casa questa alzata, vediamo, speriamo anche che sia premiata dai direttori di gara. E infatti è così, festeggia lei, applausi meritati, festeggia anche il suo allenatore. Silvia Carta.
molto molto brava. Lista to follow, prossima atleti Joelle Costaggio. Prossima atleta Joelle Costaggio, prossima atleta, grazie. Baracarica. Un massacro fuori dalle nostre inquadrature, quello subito da Cinzia Carta per essere caricata prima di questa terza alzata, una prima e una seconda buone da 117,5 e 122,5, in pedana per un terzo tentativo da 130 kg. E atleta del Powerlifting Team Sardegna per la meno 63 kg. No lift purtroppo per Cinzia Carta, 130. Ancora un poco troppo, in questo momento però finisce il primo flight, almeno per quanto possiamo vedere dal monitor. Vediamo se ci saranno tentativi di record, ma non sembra. Abbiamo qui davanti il secondo flight. E adesso è il momento dell'inizio del secondo flight. Non dovrebbe perdersi particolarmente troppo tempo. Anche se ci è stato appena comunicato che qualche atleta non ha ancora comunicato l'altezza del rack, questo significa che abbiamo qualche secondo prima che possa cominciare il secondo flight. Secondo flight che comincia a vedere protagonisti anche gli uomini. Altezza 11 115. Appena iniziato il secondo flight, primo turno di Joelle Costaggio, 105 kg con prova valida per atleta della meno 75 kg, 21 anni per Costaggio, un junior, body weight 69,7 al peso.
possiamo anche già dirvi che tenterà una seconda prova da 112,5 kg. Samuel Cano. Prossimo atleta Fabio Coni. Ora è il turno di Samuel Cano, anche lui un junior, 23 anni, gareggia nella meno 67,5 kg. Primo tentativo da 115 kg per l'atleta del Powerlifting Team Sardegna. Good lift per Samuel Canu. Il prossimo sarà Fabio Coni, giovanissimo, 16 anni. Categoria Teenager 2. Prima prova da addirittura 125 kg, non male. Fabio Coni. Ecco Coni. Atleta della Street Fitting Sardegna. Good lift, tripla luce bianca per Fabio Coni. Complimenti a lui. 130 kg Alessio Pica. Altezza 9. Il prossimo in lista è Alessio Pica, lui è un senior, gareggia nella meno 67,5 kg. Atleta del Powerlifting Team Sardegna. Primo tentativo da 130 kg. Lorenzo. Stesso peso, 130 kg. Altezza. Tripla luce bianca anche per Alessio Pica, 130 kg, la prima prova di questo atleta. Lorenzo Lovico. Prossimo atleta. Prova valida e ora sarà il turno di Lorenzo Lovicu. Stesso peso del precedente atleta Piga. Lovicu è un T2, anche lui molto giovane, classe 2005. 130 kg come primo tentativo, molto sicuro in questa alzata. Vediamo cosa dicono i giudici. Sono 3 luci bianche per questo giovane atleta. Good lift. E ora è il momento di Giuseppe Fronteddu, il più giovane del flight e ad occhio uno dei più giovani della manifestazione. Ragazzo nato nel 2008, 14 anni. Prossimo atleta Cristian Manelli. Fisico già bello da vedere. Baracagna. Atleta particolarmente futuribile, senza ombra di dubbio. Prima prova da 135 kg.
team d'appartenenza, il Powerlifting Team Sardegna. Allora applausi per questo ragazzo, tripla luce bianca e alzata riuscita. 140 kg, Christian Manelli. Complimenti, complimenti. Powerlifting sport particolarmente inclusivo. Abbiamo 14enni e vi abbiamo raccontato anche gli atleti che a 70 anni ancora gareggiano. Oggi non sono sicuro di quale sia l'età massima raggiunta da uno degli atleti, ma nelle edizioni precedenti di manifestazioni come queste abbiamo visto davvero gareggiare teenager e atleti iper esperti. Ora è il turno di Christian Mameli. Di anni ne ha 30 più che Giuseppe Fronteddu. Prima prova da 140 kg riuscita per il Master 1, una categoria meno 67,5. Prossimo atleta Giuseppe Scattassi. Bara carica Patrick Aiello. Ora è il turno di Patrick Aiello. Prima prova da 145 kg per il senior che gareggia nella meno 60 kg. A terza assetto Da 145 kg e good lift. Giuseppe Scattassi. Prossimo atleta È Simone. arrivata una luce rossa per Aiello, che comunque non ne pregiudica la validità della prova. Perché senti due però che pesa categoria. Vedevo il direttore di gara che Peso, spiegava se combaciamo di peso del time il perché dell'unica luce rossa arrivata. In ogni caso, il prossimo in turno è Giuseppe Scatassi, classe 1990. Di anni ne ha 33, lui è un senior, gareggia nella meno 60 kg, che dovrebbe essere atleta indipendente. Da quanto comincia il fight? Da quanto 30 secondi. Scattassi Giuseppe. Dieci secondi. Time. Adesso c'è un po' di confusione tra il tavolo dei giudici e l'atleta. Good. Goal. Stesso peso. A quanto pare è considerato in tempo l'arrivo di Giuseppe Scatassi. E credo fosse quello il motivo della lamentela del tavolo dei giudici. In ogni caso è no lift per questo atleta. Un tentativo da 147,5 kg. Ora il prossimo è Simone Piras, 75 kg la categoria. Lui è un senior a 27 anni, body weight 69,7. Il peso è lo stesso del collega precedente. (147,5 kg). Good. 150 kg a terza 11. È good lift.
per Simone Piras. Il prossimo in lista è Patrizio Addis. Patrizio Addis. Patrizio è un senior 28 anni, gareggia nella meno 67,5 kg. Primo tentativo da 150 kg. Inizia a salire il peso sul bilanciere. Molto pulita alzata di Patrizio Addis. Vediamo cosa dicono i giudici. Tripla luce bianca per quest'atleta. Complimenti a lui allora per questa prima alzata da 3 luci bianche. Il prossimo in turno sarà Federico Incani. Adesso iniziamo con pesi particolarmente importanti. 167,5 kg per Federico Incani, senior 37 anni, 67,5 kg la categoria di peso. Prima prova da 167,5. Atleta della Military Gym Garage. Stesso peso, stesso altezza. Tripla luce bianca per Federico Incani. Complimenti a lui. Mattia Zudas, Baraccarca. Prossima atleti Michele Crudo. Ora è il turno di Mattia Zudas, gareggia nella meno 75 kg. Primo tentativo come per Incani da 167,5 kg. Atleta molto muscolare, ma per stavolta no lift, tripla luce rossa per questo atleta che era giustamente da chiedere spiegazioni. Michele Crudo. Avrà comunque altre 2 possibilità per evitare fuori gara. Andrea Neves. Il prossimo è Michele Crudu, gareggia per la meno 67,5 kg. 24 anni, lui è un senior sardo come tutti gli atleti di questo flight. Abbiamo conosciuto in altre edizioni. Molto forte, che comincia con 182,5 kg. Tripla luce bianca per Michele Crudu. Complimenti a lui. Andrea Neves. Prossima atleti Guido Costaggio. Giovanni Costaggio.
con Andrea Melis, atleta della meno 75 kg, con un primo tentativo da 190 kg. Si chiuderà il primo turno di questo secondo flight. Totalmente nelle sue corde questa alzata, vediamo cosa dicono i giudici. Una tripla luce bianca e tanti applausi per Andrea Melis. 112,5, la terza 13. A terza 13. Joelle Costaggio. Prossima atleta Samuel Cano. Ora è il turno di Joele Costaggio, 21 anni per questo atleta sardo, gareggia nella meno 75 kg, body weight a 69,7. Primo tentativo buono da 105 kg, si ripresenta in pedana per un secondo da 112,5. Bala carica. Joelle Costaggio. Joele in pedana, lui è un atleta della Powerlifting Team Sardegna. Molto pulito, vediamo cosa dicono i direttori di gara. Tripla luce bianca, applausi per Joele Costaggio. Samuel Cano. Prossima Fabio Corri. Ora è il turno di Samuel Canu, 23 anni, categoria junior, gareggia nella meno 67,5 kg. Primo tentativo dato a buon fine da 115 kg, in pedana con 122,5. Venuto su con un po' di fatica, ma sembrava piuttosto lineare. Una luce rossa. Credo abbia detto ha toccato il supporto. L'unica luce rossa che comunque non è abbastanza per impedire una good lift a Samuel Canu, quindi ha due prove valide su due, questa seconda da 122,5 kg. Ora è nuovamente il turno di Fabio Coni, il Teenager 2, anche lui nella meno 67,5 kg. Primo tentativo buono da 125, nuovamente in pedana con una seconda prova da 132,5 kg. Due luci bianche e una rossa, bastano e avanzano per Lorenzo Lovicu. No, chiedo scusa, per Fabio Coni. Lovicu è il prossimo. Prossima Alessio. 2 su 2 per giovane sardo.
Ora è il turno di Lorenzo Lovicu, come anticipato in precedenza. Primo tentativo da 130 in pedana per una seconda prova da 140 kg. Un po' di fatica in uscita, ma tutto sommato una buona alzata, almeno secondo me, non secondo i direttori di gara. Tripla luce rossa, secondo tentativo fallito da 140 kg, peccato, ma ci riproverà certamente con la prossima prova. Ora è il turno di Alessio Piga. Atleta del Powerlifting Team Sardegna, gareggia per la categoria senior nella meno 67,5 kg. Primo tentativo buono da 130 kg, nuovamente in pedana con 142,5. Goodlift 150 kg altezza 12. 100, Good lift per Alessio Piga, 150 grande alzata da 142,5 kg. Prossima Patrick Aiello. Ora è il turno del giovanissimo Giuseppe Fronteddu. Primo tentativo ottimo da 135 kg, nuovamente in pedana con 150. Mi raccomando. Ha fatto prendere paura al suo allenatore, ma la tripla luce bianca e gli applausi che sentite sono meritatissimi per Giuseppe Fronteddu. Seconda prova valida da 150 kg. Patrick Aiello. Prossima Giuseppe Scattasi. Ora è il turno di Patrick Aiello. Primo tentativo buono da 145 kg, ci riprova con 150. ...150 kg per Patrick Aiello. Totalmente a suo agio, vediamo cosa dicono i direttori di gara. Sono 3 luci bianche, applausi per Patrick Aiello. Kilogram e mezzo. 150 kg e mezzo. Altezza 7. E mezzo. No, e mezzo. Mezzo. Scattassi. Ora è il turno di Giuseppe Scatassi.
viene annunciato come tentativo di record nazionale. E allora stiamo a vedere. Vediamo cosa dicono i giudici. Good lift per Giuseppe Scatassi. 155 al terzo. Complimenti a questo ragazzo, nuovo record nazionale. 14 Simone Piras. Prossima Patrizio Adis. Ora è il turno di Simone Piras. ...27 anni, lui una prima prova valida da 147,5 kg, ci riprova con 155. Vediamo cosa dicono i giudici. Good lift per Simone Piras da 155 kg. Non male. Prossima Mattia Zudas. Ora è il turno di Patrizio Addis. Prima prova valida da 150 kg. Nuovamente in pedana per un secondo tentativo da 160 kg. Stop. Patrizio Adis. Patrizio Adis, 160 kg. C'è stato uno scambio di persona. Salito in pedana Mattia Zudas e invece il turno di Patrizio Addis. Altezza 11 Patrizio Adis. Marcata prossima Mattia Zudas. Vale ovviamente lo stesso discorso. Primo tentativo da 150 kg, nuovamente in pedana con 160. Good lift per Patrizio Addis con 160 kg. E adesso è il turno di Mattia Zudas, Mattia Zudas. che ha un carico 12,5 kg superiore, quindi Federico Cano. avrebbe completamente falsato la sua prova.
Fallito il primo tentativo da 167,5, ora in pedana con 172,5 kg. Molto pulito, vediamo cosa dicono i direttori di gara. Good lift, tripla luce bianca. Federico Montana. Ora è il turno di Federico Incani, lo vedete già in pedana. Military Gym Garage, la squadra con la quale è iscritto. Prima prova ampiamente superata da 167,5 kg. Lo vedete in pedana con 175 kg. Vai, 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 vai. Due luci bianche e una rossa bastano per avere una good lift. Allora, seconda prova valida su due per l'atleta Federico Incani. Ora è il turno di Michele Crudu. Per l'atleta Crudu, prima prova da 182,5 kg. Ora ne ha caricati 190. Due luci rosse e una bianca purtroppo per Crudu. 200 kg, 200 kg. Proverà certamente in terza prova. Andrea Melis. È solo il secondo no lift di questo secondo giro di secondo flight, il quarto in tutto. Ne ho visti veramente pochi, quindi abbastanza classico sicuramente per la prima prova, un po' meno per la seconda, poi vedremo ciò che succederà nella terza. Andrea Melis, 200 kg sul bilanciere, ma fa come se ne avesse caricati tipo zero. Tripla luce bianca strameritata per questo potentissimo atleta. 13. Gioele Costagino. Prossima Samuel Canu. Con Andrea Melis si chiude il secondo giro di secondo flight. Ripartiamo da Gioele Costaggiu. Per Costaggiu
Prima e seconda prova valide da 105 e 112,5. In pedana con un terzo tentativo da 120 kg. Peccato, 2 luci rosse e una bianca per Gioele Costaggio. Samuel Cano, 100 Rimane comunque una prova di tutto rispetto. Samuel Cano. Prossima Fabio Coro. Samuel Cano. Samuel Canu, primo tentativo da 115, secondo da 122,5, entrambi validi, ora in pedana con 132,5 kg. È riuscito ad arrivare in fondo, vediamo se per i giudici è abbastanza. 2 luci bianche e una rossa bastano per triplo tentativo valido per Samuel Canu. Fabio Coro. Prossima Lorenzo Lovico. Fabio Coni con 140 kg. Good lift. Triplo good lift per questo giovanissimo atleta, applausi meritatissimi. Lorenzo Lovico. Prossimo Alessio Pino. Lorenzo Lovicu, terzo tentativo da 142,5 kg. No lift for Lovico. Niente da fare per Lovicu, tripla luce rossa, ma comunque i complimenti per un'ottima gara di squat. Guardiamo, ragazzo di 17 anni. Prossima Giuseppe Frondelù.
Ora è il turno di Alessio Piga. Avrei voluto inquadrare il momento in cui il suo allenatore ha dato una pacchetta sulla spalla per dargli la carica. Forse lo smorfia con cui l'avete visto entrare basta e avanza per capire di che parliamo. Terzo tentativo da 152,5 kg, purtroppo no lift, applausi comunque per Alessio Piga. 155 kg Giuseppe Frontino. Prossima Giuseppe Scattasti. Ora è il turno di un altro giovanissimo, Giuseppe Fronteddu, prima e seconda prova buone da 135 e 150 kg. Nuovo tentativo da 155. Da fare purtroppo per Giuseppe Fronteddu. Applausi strameritati comunque, lo ricordiamo, classe 2008. Ora è il turno di Giuseppe Scatassi, dopo il record nazionale da 105,5, nuovamente in pedana con 155 kg. No lift purtroppo per questa atleta indipendente. Giuseppe Scattasi. Ok. 160 kg. Stava di Giuseppe Scatassi. Ora è il turno di Patrick Aiello. Patrick Aiello. Prossima Simone Pilas. Per Patrick prima e seconda prova valide da 145 e 150 kg, nuovamente in pedana per un terzo tentativo da 160 kg. Ha fatto certamente un po' più fatica rispetto alle prime due, ma è comunque good lift, è comunque applausi meritatissimi per Patrick Aiello. Prossima Patrizio Adis. Simone Piras in pedana, 162,5 kg per questo terzo tentativo. Pulito.
Good lift, tripla luce bianca per l'atleta Piras. Complimenti a lui. Prossima Mattia Zubas. Ora è il turno di Patrizio Addis. Atleta del Powerlifting Team Sardegna. Terzo tentativo da 170 kg. Il prossimo passo si prepara 10 minuti alla competizione. Vediamo cosa dicono i giudici. Tripla luce bianca per Patrizio Addis. Gran prova, 150 al primo, 160 al secondo, 170 in terza prova, tanta roba. Prossima Federico Cano. Ora è il turno di Mattia Zudas. Mattia ha fallito il primo tentativo da 167,5, è riuscito il secondo da 172,5. Lo vedete in pedana con un bilanciere da 177,5 kg. Molto pulito. Vediamo cosa dicono gli arbitri. Tripla luce bianca anche per Mattia Zudas. Applausi strameditati. Prossima Michele Crudo. Ora è il turno di Federico Incani. 167,5 la prima prova, 175 la seconda. Lo vedete in pedana con un bilanciere da 182,5 kg. La forza di riuscire ad uscire da un momento complesso, tripla luce bianca strameditata. 190 kg. Prossimo Andrea Mendes. Ora è il turno di Michele Crudu. Prima prova 182,5 kg superata. Fallito 190 in seconda prova e nuovamente in pedana con lo stesso peso del secondo tentativo, ossia 190 kg.
Good lift. 200. Good lift per Michele Crudu. Gran prova da 190 kg. Prossima Nicola Maiorca. 5 minuti. Prossimi atleti Nicola Maiorca. 5 minuti. Andrea Melis. Tentativo da 205 kg. Gli occhi di tutta la palestra di Olbia. Che leone. Vediamo cosa dicono gli arbitri. Peccato per la tripla luce rossa che non permette ad Andrea Melis una prova perfetta. Rimane comunque in gara con 200 kg. E ora è definitivamente concluso il secondo flight. Allora un attimo di pausa, poi partiamo col terzo.
Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Nuovamente live per l'inizio di questo terzo flight. Una flight che vede ancora protagonisti gli uomini.
Nella circostanza il primo della lista è il giovane Nicola Maiorca, teenager 2, 16 anni, gareggia nella meno 100 kg. Primo tentativo da 145 kg, praticamente una passeggiata o poco più. E applausi per tripla luce bianca. Stesso peso Roberto Delena 145 11 al terzo 11. Prossima Giuseppe Fiore. Ora è il turno di Roberto Deledda, in categoria meno 82,5 kg, a 20 anni, quindi è un junior. Primo tentativo da 145 kg. Good lift per Roberto Deledda. Ripetiamo, 145 kg. Il prossimo è Giuseppe Fiori, è più esperto, 46 anni, Master 2, gareggia nella meno 90 kg. Un primo tentativo da 160 kg. Norris 170 kg, altezza 11. No lift per Giuseppe Fiori. Claudio Sulas. Primo tentativo da 160 kg. Non è andato. Ci riproverà sicuramente coi prossimi due. Fiori peso. Turno di Claudio Sulas. Stesso peso Atleta della meno 90 kg, un senior. Primo tentativo da 170 kg portato a casa. Prossima Mano Simona. La carica. Turno di Marco Tamponi, sempre 170 kg anche per quest'atleta che gareggia nella meno 82,5 kg. Altezza 10. Tripla luce rossa purtroppo e primo tentativo non valido. Stesso peso Mano Simona. Prossima Matteo Morgia.
Turno di Mauro Simula. Primo tentativo da 170 kg. Da fare per Mauro Simula. Matteo Murgia. Prossima Marco Martellù. Turno di Matteo Murgia, 28 anni, gareggia per la meno 82,5 kg. Primo tentativo da 175 kg. Godlift, nonostante una lucina rossa per Marco Martellù. Matteo Murgia. Ora è il turno di Marco Marteddu. Lui prima prova da 180 kg, è una senior, gareggia per la meno 82,5. Eccolo, ora lo potete vedere nella nostra inquadratura. Godlift per Marco Marteddu. Prima prova valida da 180 kg. Prossima Davide Massina. Turno di Marco Sanna. Primo tentativo da 185 kg. Concentrazione nello sguardo di sto ragazzo giovanissimo, 19 anni. 185 kg portati a casa. Prossima Federico Lauro. Davide Massidda in pedana con 190 kg. Master 2. Gareggia per la meno 100 kg.
e porta a casa una gran bella prima alzata da 190 kg per il bilanciere che continua a salire. Prossimo Francesco Collu. Ora è il turno di Federico Ladu, atleta che abbiamo imparato a conoscere anche in diverse edizioni passate. Una specie di icona per la regione Sardegna di questo sport. Per l'almeno 82,5 kg, prima prova da 205 kg. Sempre fortissimo Federico Ladu, tripla luce bianca per un primo tentativo, lo ripetiamo, da 205 kg. Ora è il turno di Francesco Collu, anche lui per la meno 82,5, primo tentativo da 207,5. È molto giovane, 20 anni. Vedremo come si comporterà in pedana. Good lift per Francesco Collu, primo tentativo andato benissimo da 207,5 kg. Prossima Giuseppe Manca. Nicola Melis. Baracarca Nicola Melis. Ora è il turno di Nicola Melis. Un po' di parte qua. Nostro amico. Abbiamo già visto all'opera in altre edizioni. Prossima Giuseppe Manca. Ci ha fatto anche compagnia in telecronaca in quel di Valle d'Oria. E ora lo vediamo all'opera con una prima prova da 210 kg. Due luci rosse e una bianca, vuol dire no lift. Adesso da comprendere qual è la motivazione dei giudici. Prossima Nicola Maiorca. Viene contestato un movimento di troppo al momento di risalire. Nicola non è particolarmente d'accordo, poi magari chiederemo conto. In ogni caso ora è il turno di Giuseppe Manca, anche lui un'icona.
capo praticamente da queste parti. Primo tentativo da 220 kg portato a casa. 156 mezzo alla terza 10. Con Nicola Manca, con Giuseppe Manca, chiedo scusa, si chiude il primo turno. Ora è nuovamente il turno di Nicola Maiorca. Con la Maiorca della Build House. Primo tentativo valido da 145 kg in pedana con 157,5. Pulito. Gran prova. Stesso peso. Tripla luce bianca anche per lui. Roberto Deledda. Prossima Giuseppe Fiori. Maracarica Roberto Deledda. Turno di Roberto Deledda. Il primo tentativo valido da 145 kg, anche lui in pedana con un secondo da 157,5. Tripla luce rossa purtroppo per Roberto Deledda, che errore tecnico con tutta probabilità, so che l'alzata l'ha portata a casa. Ora è il turno di Giuseppe Fiori. One second, please. 1 second. One second, please. Chiede qualche secondo per parlare con gli arbitri. Il presidentissimo della WDFPF, World Drag Free Powerlifting Federation, fa spalla alla Sardinia Drag Free Powerlifting Association, che organizza questo splendido evento.
In pedana ora Giuseppe Fiori, Master 2, 85,8 di body weight, primo tentativo fallito da 160 kg, stesso peso per questo secondo tentativo. Tanto è venuto a trovarci Giuseppe Caria. Giuseppe, ti abbiamo visto all'opera qualche edizione fa, oggi non gareggi. Oggi non gareggerò domani, farò soltanto stacco. Ok, quindi oggi sei qua in qualità di osservatore. Di spettatore, oggi faccio lo spettatore. Dopo qualche anno sono ritornato a fare lo spettatore. Facevamo un focus su un punto in particolare prima. Il powerlifting è uno sport che dà la possibilità di osservare sulla stessa pedana atleti. Abbiamo visto un 14enne poco fa, un paio di 16enni e anche atleti fino a età avanzata. È di fatto un punto di forza di uno sport come questo. Certo. È uno sport che è adatto a tutti, uomini e donne, l'abbiamo visto, lo vediamo continuamente. Non è uno sport che, come si presumeva, inibisce la crescita, anzi favorisce la crescita, perché lo sviluppo muscolare è pari a quello Esatto, che... c'è ancora un po' questo luogo comune. È vero, c'è ancora qualcuno che pensa che utilizzare dei pesi sia controproducente per la crescita, assolutamente falso. Detto questo, siamo dovrebbe essere il terzo flight di giornata. Iniziamo ad avere carichi particolarmente pesanti adesso. Sì, quando si va dai 75 in su i carichi sono veramente notevoli. Ora il turno. Abbiamo già detentore dello scorso anno che è Giuseppe Manca. Sì. Abbiamo Ladu che lo stesso nella sua categoria è stato detentore. Abbiamo personaggi di spicco, ma sono tutti personaggi di spicco perché i pesi ormai sono veramente già alti, bisogna essere molto preparati. Atleti a 360 gradi di fatto. E a volte succede che ci abituiamo a flight del genere, in realtà stiamo sempre parlando di ragazzi che fanno squat con qualcosa come 185 kg, quello che avete appena visto. Sì. Se non c'è una preparazione importante di anni dietro, di fatto non si può arrivare a certi livelli. Non si può arrivare a certi risultati e non si può arrivare a certi risultati man mano che avanza l'età. Di fatto un atleta powerlifting è maturo dopo i 21 anni, diciamo, almeno dopo i 21 anni. Proprio per un discorso di costruzione del fisico, di fatto. Esatto, perché tu puoi essere anche predisposto naturalmente per poter fare questo tipo di sport, però poi se tu non ti prepari non puoi raggiungere mai risultati notevoli come sono questi. Eppure non disdegniamo l'idea di vedere atleti giovanissimi che raggiungono risultati importanti. L'idea proprio è che abbiano un particolare futuro brillante in questo sport. Certo, è vero. Vedere dei giovani è veramente piacevole perché sono persone che stanno iniziando un'attività, anche se si comincia ad età notevolmente inferiori, perché abbiamo avuto atleti di 11 anni, anche se non potevano partecipare a gare ufficiali, però si sono esibiti comunque con discreto risultato. Vale comunque il discorso dei 21 anni proprio per la questione della crescita della persona, di fatto. Almeno quella, sì, almeno i 21 anni. Diciamo che infatti la categoria junior, che è quella che arriva che intorno ai 30 anni, è quella che comunque rende all'atleta, gli rende forse il maggior risultato, perché è ancora giovane e ha già maturato molti anni di attività e di allenamenti. Ora è il turno di Marco Marteddu.
primo tentativo valido da 180 kg, lo rivediamo in pedana con una seconda prova da 190. Giuseppe, ti va di commentare con noi quella che è l'esecuzione dello squat? Sì, sì. Aspettiamo che termini l'alzata. L'alzata si fa in 3 parti, diciamo. La prima parte è quella di staccare il bilanciere dal rack e mettersi in posizione per poter effettuare la discesa. Al comando di squat si inizia la discesa, bisogna scendere sotto i 90 gradi con l'arco dell'anca, quindi con ginocchio, anca sotto i 90 gradi. Quindi diciamo che la parte del femore, la parte alta del femore, deve stare sotto quella del ginocchio. E così si raggiunge un angolo inferiore a 90 gradi. E poi ci si deve rialzare e all'ordine di rack bisogna riposizionare il bilanciere sul rack effettivamente. In questa posizione, forse quella che è critica quanto quella dell'alzata, non bisogna né dondolare né fare movimenti strani col bilanciere fino a quando non viene dato quell'ordine. Dopo quell'ordine si può essere anche aiutati a sistemare nuovamente il rack in posizione, il bilanciere in posizione rack. E infatti abbiamo visto alzate tremendamente pulite, ma magari un piccolissimo errore tecnico al momento del posizionamento del rack potrebbe di Sì, fatto può inficiare l'alzata. inefficiare l'alzata, esatto. Ora è il turno di un atleta espertissimo, Davide Massidda. Prossima Francesco Collu. 200 kg dice il bilanciere della seconda prova di questo atleta che, ricordiamo, gareggia nella meno 100 kg. E non dimentichiamo che è un M2. È Master un M2 quindi ha già 40 anni superati. Sì, good lift per Davide Massidda, 46 anni ma ha dimostrato già tanto, per quanto lo abbiamo visto all'opera in questi anni. Certo. E poi è un atleta che normalmente fa tutte e 3 le specialità. Ecco, anche questo è un punto particolarmente interessante del discorso, perché di fatto il powerlifting è composto dalle 3 specialità, la gara completa prevede la somma di punti delle 3 specialità, però è inevitabile che ci siano atleti che siano diciamo preparati specificamente per un certo tipo di specialità e che anche per questioni genetiche di fatto siano più predisposti Sono più predisposti, sì. Sì, il powerlifting nasce con le tre alzate. Con le 3 alzate nell'arco della stessa giornata. Quindi è una prova di forza e di resistenza, è una prova di concentrazione mentale, perché non dimentichiamo che tutti gli sport, ma in particolare quelli singoli, quelli dove non hai un vero e proprio avversario, ma l'avversario sei tu stesso, e quello che conta oltre ai muscoli è la testa. Assolutamente, perché ormai abbiamo imparato a conoscere giornate di gara veramente lunghissime. Puoi essere preparato quanto vuoi, ma se non sei centrato con il discorso mentale diventa difficile arrivare in fondo. Certo, è così. Deve mantenere la concentrazione da inizio gara fino a fine gara, perché non è dato niente per scontato. Un piccolo errore, come abbiamo visto, quei dondolamenti Esatto. prima dello scarico del bilanciere, inficiano la tua prova, e quello vuol dire non raggiungere il risultato. Occhio a Federico Ladu, prima prova superata da 205 kg, lo vedete inquadrato con un bilanciere da 215 kg. Federico non ha bisogno di presentazione, è un atleta spaventoso. Assolutamente, credo che la precedente gara
Quella dello scorso anno credo fosse assoluto o fra i primi in assoluto. Sì, vero. Credo, non vorrei adesso dire cavolate, ma credo di aver commentato una alzata da terra da 300 kg, una cosa del genere da parte di Federico. Aveva tentato il 300 Bravo, kg, un aveva tentativo tentato il da 300 300 kg che erano comunque il record mondiale. Esatto. Ora è il turno di Nicola Melis, 210 kg al primo tentativo sono stati dati vani. Vediamo se ora con 220 kg a noi è sembrata pulita. Vediamo cosa dicono gli arbitri. Tripla luce bianca per Nicola Melis, complimenti. Nella precedente aveva fatto uno scrollamento, quindi uno scrollamento E torniamo al discorso del piccolo errore tecnico che rischia di inficiare la prova. E la sua prima alzata per quel motivo non è stata ritenuta valida. Occhio, perché ora è il turno di un altro mostro sacro di questo sport in quest'isola, e non solo, perché Giuseppe Manca di fatto è un atleta nazionale e internazionale. Ha tentato o meglio è riuscito in un primo tentativo da 220 kg, lo rivediamo in pedana con una seconda prova da 235. Iniziamo a fare sul serio particolarmente. Giuseppe è un atleta dotato, molto preparato. Oltre alla gara segue anche i suoi atleti. Sì, lo abbiamo visto in fase di coaching, a più riprese, e quando avanza tempo tira su 235 kg per una seconda prova. Spaventoso. Si riparte per il terzo e ultimo giro di questo terzo flight. Si ricomincia da Nicola Maiorca, il più giovane di questo flight. Ragazzi, è un T2 a 16 anni. Arriva dalla palestra Build House e tenterà una terza prova da 165 kg. L'abbiamo visto molto sicuro nelle prime due. Vediamo se ora andrà un po' oltre i suoi limiti. Molto bravo. Giuseppe, correggimi se sbaglio, l'impressione è che ci fosse ancora qualcosina di margine, forse. Credo sia andato sul sicuro e comunque è andato, secondo me ha fatto anche bene, perché quando tu cominci a presentarti alle competizioni è meglio che tu abbia dei risultati positivi piuttosto che dei risultati negativi, perché hai osato troppo. Quindi secondo me è andato in sicurezza. Gran prova di Nicola Maiorca. Ora è il turno di Roberto Deledda. Anche Roberto è molto giovane, 20 anni. Lo abbiamo già visto all'opera in tutte le competizioni che vi abbiamo raccontato fino a questo momento. E ora è in pedana per una terza prova da 167,5 kg. Molto bravo. Il prossimo in lista è Giuseppe Fiori. Giuseppe ha 46 anni, un Master 2. Master 2 anche lui, sì. Prova un terzo tentativo da 170 kg.
Anche lui è un atleta completo, normalmente fa tutte e tre le gare. Quindi quando sta bene fa tutte e tre le gare. Anche se parliamo di single lifting, quindi ogni atleta potrebbe fare una sola gara. Sì, perché ecco, spieghiamo questo punto. Oggi competizione in single lift, quindi ci sono classifiche per le singole competizioni. Esatto, non c'è la somma dei punti che sono in powerlifting, l'alzata totale, la somma delle alzate singole nelle tre specialità. Qui invece la prova vale a sé stante, quindi una volta che è chiusa la gara, quello che tu hai alzato è quello che andrà a fare punteggio. Che sono comunque nelle forze dell'ordine pubblico, delle forze di polizia, diciamo, in generale, però possono essere anche dell'esercito, della polizia. E appunto Marco Tamponi fa parte di questa categoria MPF da terza prova da 185 kg. Chiedo scusa, si trattava di Mauro Simula, ovviamente. Terza prova da 175 kg dopo aver fallito la prima da 170, essersi ripetuto bene nella seconda, sempre con lo stesso peso. Adesso invece è il turno di Marco Tamponi. Prima e seconda prova valide da 170 e 175. Terza prova da 185. Anche in questo caso vediamo prima di tutto se è buona. Sì, l'impressione è che avesse ancora qualcosina. Forse qualcosina, ma poi basta anche solo mezzo chilo. Esatto. Quindi bisogna stare attentissimi sotto questo punto di vista. Sì. E il lavoro del coach si vede anche in queste cose. È quello di garantire una prova che sia sempre valida. Sì, a volte il mezzo chilo sembra una tonnellata, ma non si muove. L'abbiamo visto nei tentativi di record, soprattutto nei tentativi di record dove si va con il mezzo chilo, addirittura qualche volta anche con meno, perché basterebbero anche 250 grammi. Turno di Matteo Murgia. Terzo tentativo da 195 kg dopo i primi due riusciti da 175 e 185, quindi aumentato di 10 kg ogni volta. No lift purtroppo. Ha avuto un piccolo tentennamento che è bastato a inficiare la prova. Basta poco. Esatto, basta talmente poco che la preparazione è di fatto la cosa più importante, sotto tutti i punti di vista, anche quello mentale sicuramente. Soprattutto quello mentale, perché abbiamo visto che tirarlo su è stato in grado, poi ti basta di non essere concentrato nel controllo, ed ecco che il controllo ti ha fatto perdere l'alzata. Marco Marteddu in pedana, terzo tentativo da 200 kg. Anche in questo caso ha fatto una fatica tremenda a rompere il parallelo, però lo ha fatto nel modo corretto. Certo, l'ha fatto nel modo corretto e soprattutto ha mantenuto il controllo, quello che è mancato all'atleta precedente. Giuseppe, facciamo un plauso agli spotter. Beh,
intanto facciamo un plauso alla federazione che si impegna, E soprattutto alla federazione, giusto. si impegna nelle persone di Lorenzo, di Simona, di Nicola. Si impegnano tantissimo, ci vuole molto tempo a organizzare le gare, l'abbiamo visto, non è così semplice come appare, perché noi arriviamo, vediamo un campo di gara, vediamo una gara e gli atleti che vanno in pedana e fanno le alzate. Per poter fare queste manifestazioni c'è tutta un'organizzazione a monte e ci vogliono persone che si dedichino a fare questo. Quindi dobbiamo effettivamente ringraziare la Sarda FPA e le persone che ho appena menzionato, perché è un grosso sacrificio. Di fatto senza la passione viscerale non sarebbe possibile. Assolutamente. Oltretutto non dimentichiamo che è a titolo gratuito, perché, Esatto. perché altrimenti sembra che Vale sempre la pena specificarlo. è a titolo gratuito. Che- Quindi è solo pura passione. Esatto, si Solo- gareggia per la gloria e la passione. Solo pura passione, esatto. E poi chiaramente la VDFPF che ci ha accolto nella federazione internazionale e WIM che oggi è al tavolo è il presidente della federazione internazionale. Quindi abbiamo avuto anche l'onore di avere WIM in presenza, e non solo in presenza ma addirittura in collaborazione. Poi chiaramente dobbiamo ringraziare tutte le squadre e tutti gli atleti, perché senza di loro non ci sarebbero le gare, assolutamente. Quindi un plauso va chiaramente a tutti i coach, a tutti gli accompagnatori e agli atleti che si presentano a gareggiare, che si mettono in competizione ogni volta, e non è semplice. Ancora a proposito della federazione, ricordiamo che oltre all'assegnazione del mondiale dello scorso anno, anche quest'anno è stato assegnato alla Sarda FPA, quindi appunto la qualità del lavoro si vede anche da queste situazioni. Certo, io credo che già 2 anni fa si fece un buon mondiale, veramente un buon mondiale. I rappresentanti delle nazionali E ricordiamo che eravamo in periodo di pandemia. ed eravamo in periodo di pandemia, rimasero veramente soddisfatti e contenti. Il mondiale dello scorso anno era già stato assegnato alla Francia, si è disputato in Francia, e dopo 2 anni, subito fuori Covid, stiamo ritornando in Sardegna. Segno evidente che la Sarda FPA ha fatto bene, ha fatto veramente bene, non ha fatto bene, ha fatto veramente bene. E anche i rappresentanti della nostra Italia e i rappresentanti delle squadre, oltre al presidente federale, sono stati veramente soddisfatti, tant'è vero che credo si presenteranno in questo prossimo mondiale molto numerosi. Poi chiaramente non dobbiamo dimenticare gli sponsor, perché, Certamente. perché gli sponsor ci hanno fornito e ci forniscono sempre quello che poi alla fine sono le attrezzature da gara, perché non abbiamo soldi, non ci sono soldi in federazione, però siccome le attrezzature costano e gli sponsor, la Shark Rig soprattutto, la Train Passion, volontariamente ci lasciano, mi ci metto anche io dentro, ma lasciano alla federazione, che è più corretto, lasciano alla federazione in comodato d'uso gratuito, tutte le attrezzature che non vediamo, in quanto la maggior parte viene utilizzata per il riscaldamento, ma vediamo soltanto la pedana di gara, ma di attrezzature ce ne sono. E quindi chiaramente anche a loro va il nostro ringraziamento. Nel frattempo siamo arrivati nuovamente a Federico Ladu, terza prova da 222,5 kg per questo fantastico atleta, molto pulito. Vediamo cosa dicono gli arbitri. Hai visto il controllo? È arrivato nella posizione e non si è mosso prima di avere il segnale. Tecnicamente fantastico, anche con 222,5 kg. Sì, ineccepibile. E adesso ritorniamo a Giuseppe
No, credo sia il turno no? di Francesco Collu. Ah, Francesco. quel ragazzo. Ah sì, no, c'è ancora Francesco Colli, sì. Questo ragazzo particolarmente da tenere sotto osservazione, 20 anni e carichi impressionanti. Sì. Anche perché fa parte di una categoria che è la meno 82,5, quindi Assolutamente. ancora di È più. un ragazzo molto molto dotato. Molto dotato, si vede. Ancora la sua struttura fisica forse non è completa. Motivo in più. Proprio dovuta all'età. È andato leggermente oltre il limite, ma non molto, perché ce l'aveva. Forse ha pagato anche lui un po' di concentrazione. Ha provato anche lui 222,5 kg. E ora è il turno del nostro Nicola Melis. Lui terza prova da 230 kg. Anche Nicola è un decano del powerlifting, anche lui è un coach, anche lui segue gli atleti e poi si esibisce nelle gare. Nicola ha sbagliato la prima solo per il controllo. Non È per andato l'alzata. forte sulla seconda da Sulla seconda 2,20. è andato bene. Ora è vediamo con un po'. 2,30. Bravo Nicola. Gran prova di Nicola Melis in classifica, quindi con 230 kg. Che in realtà è l'unico della sua categoria in questo flight. Poco importa, prova spettacolare. Sì, ma è un peso quasi inaccessibile per tutti gli altri. Esatto. Ora è il turno di Giuseppe Manco. $250 kg per questa terza prova. Che paura, È un mostro di bravura. che paura. Di bravura. Veramente. È un mostro di bravura, un mostro di preparazione e un mostro di serietà nello sport. C'è un tentativo di record, il flight dovrebbe essere esaurito, però Quarta prova. quarta prova per Marco Sanna. Molto bravo lui, ha praticamente qualcosa come 27 kg e mezzo di differenza tra prima e terza prova. E ora tentativo di record con 220 kg. Peccato, Non è andata, pazienza, peccato, però ci ha provato. ci ha provato, valeva la Ci pena ha provato, assolutamente. bravo. Applausi strameritati. Ok. 70 kg. 70. De Prisco. A terza
casomai vediamo. Ringrazio Giuseppe Caria per averci fatto compagnia fino a questo momento. Grazie a voi. Ci vediamo dopo. Riprendiamo la linea dalla palestra SK1 di Olbia. Stiamo raccontando questa prima giornata del settimo campionato nazionale sardo di powerlifting.
questo momento sta per cominciare il quarto flight dopo una piccola problematica tecnica già risolta dal tavolo degli arbitri. È già andata in scena la prima prova di Nicola De Prisco, primo tentativo da 70 kg portato a casa. Ora è il turno di Cristina Mocci, prima prova da 75 kg. Good lift per Cristina Mocci. Ricordiamo che stiamo osservando un flight di atleti equipaggiati, il primo della giornata di oggi, un mix tra atleti di sesso maschile e femminile. Ora è il turno di Alessandra Salis, primo tentativo da 85 kg. Lei che è una giovanissima T3, 19 anni, gareggia nella meno 55,5, molto brava. Vediamo cosa ne pensano gli arbitri. Sono 3 luci bianche, complimenti a Giada Nespolini. Giada Nespolini e prossima Bruna Corsi. Turno di Giada Nespolini. Primo tentativo da 92,5 kg. Peccato, no lift, dicono i direttori di gara. In attesa di qualche spiegazione, ci proverà sicuramente con secondo e terzo tentativo. Ora è il momento di Bruna Corsi. Prossima Emanuela È una Master 4. Rosas. Gareggia nella meno 55,5. Prima prova da 110 kg. Sembrata particolarmente pulita. Vediamo cosa dicono gli arbitri. Bianca e rossa. Va benissimo per una good lift. 115 al terzo 14 Emanuele De Rosas. Prossima Silvia Stan. Emanuele De Rosas, giovanissimo, 16enne, una teenager 2, gareggia per la meno 67,5. Prima prova da 115 kg. Vediamo cosa dicono gli arbitri. È sembrato particolarmente limpido.
Molto bravo, molto bravo. 117,5. Prima prova valida. Silvia Spano. Prossima Gioia Palestra. Silvia Spano, 39 secondi. Turno di Silvia Spano, a cui però restano 31 secondi per presentarsi in pedana. 25, 24, 23, 22. È arrivata. Primo tentativo da 117,5 kg. Molto brava, molto brava. Gorbev. Tripla luce bianca. 40 kg. Gioia Palestra. Gioia Palestra. Gioia Palestra. Prossima Gabriele Cicu. Turno di Gioia Palestra, 27 anni, gareggia nella meno 80 kg. Powerlifting Team Sardegna. Primo tentativo da 140 kg. Dalla concentrazione sul viso di Gioia Palestra, grande alzata. Facilissimo lo ha fatto sembrare Gioia Palestra. 140 kg portati a casa e il prossimo turno è per Gabriele Cicu. Prossima Antonio Pirella. Niente da fare per Gabriele Cicu. Fallito primo tentativo da 140 kg, ma già pronto per il secondo, che sarà di 7,5 kg più pesante. Possiamo già spoilerarvelo.
Adesso invece è il turno di un altro amico, Antonio Piredda. Ci ha accompagnato, lo ricorderete se ci avete seguito in altre edizioni, nella cronaca di tutti gli eventi che vi abbiamo raccontato. 145 kg di primo tentativo, particolarmente pulito. Vediamo cosa dicono gli arbitri. Stesso peso. Tripla luce bianca, allora applausi per Antonio Piredda. 16 a terza. Pierpaolo Busi. Prossima Enrico Palombo. Ovviamente del Powerlifting Sardegna. Ora è il turno di Pierpaolo Busi. Lui gareggia nella meno 110, niente, meno 110 kg. Primo tentativo da 145, come per Piredda in precedenza. Goodness. Tripla luce bianca anche per lui. 50 kg. Al terzo 13. Allora, complimenti anche a Pierpaolo Busi. Prossima Giuseppe Assola. Turno di Enrico Palombo. Enrico è un senior a 33 anni, gareggia nella meno 100 kg. 93.1 di body weight. Primo tentativo da 150 kg. Busi. Animo Enrico. Che lui è molto bravo. Arbitri dicono tripla luce bianca. Giuseppe Assola. Al terzo 10. Prossima Dario Dore. Giuseppe Asole è il prossimo della lista. Giuseppe è un senior, 27 anni, gareggia per la meno 75 kg. Ha un primo tentativo programmato da appena 190 kg, una sciocchezza. Ecco Giuseppe, lo abbiamo visto in qualità di coach nei flight precedenti. Ora è lui il protagonista. Molto bravo. 2 luci bianche bastano per la prima prova valida da 190 kg per Giuseppe Asole. E ora particolare attenzione per Dario Dore. Anche Dario è una... per cui facciamo il tifo in modo particolare. Pierangelo Pudo. Dario ha 17 anni, lo abbiamo già visto all'opera in tutte le edizioni che vi abbiamo raccontato fino a questo momento. Un atleta dal futuro garantito. Ora però deve continuare a dimostrare quanto bravo è. Prima prova da 197,5 kg.
Che bravo. Good Che bravo. 197,5 kg, lo ricordiamo, prima prova valida anche per Dario Dore. Pierangelo Pollo, 220 kg, altezza 12. Il prossimo Antonello Leggeri. Turno di Pierangelo Puddu, anche lui un espertissimo atleta del powerlifting sardo. Abbiamo visto l'opera già in tante altre edizioni. Qui si presenta con una prima prova da 220 kg. Vediamo cosa dicono gli arbitri. Purtroppo prova non valida, no lift per Pierangelo. Altezza 15. Prontissimo comunque a riprovarci. Ora è l'ultimo, o meglio così sembrava in realtà. Prossima Cristina Moppi. La tabella continua a scorrere, in ogni caso è il turno di Antonello Leggeri. Leggeri non sono di certo i carichi che ha intenzione di farci vedere. 240 kg in primo tentativo. Antonello. Antonello è un senior, gareggia per la meno 100 kg. Il suo carico è spaventoso. Prima prova da 240 kg. Mamma mia. Fantastico. Tripla luce bianca per l'atleta Leggeri. Altezza 4. Prima prova da, lo ripeto perché sinceramente 240 kg. Fantastico. Ok, la ragazza Cristina Moppi. Prossima Alessandro Sales. Nuovamente il turno di Cristina Mocci, ricomincia da lei questo quarto flight, il primo per gli atleti equipaggiati, secondo tentativo da 82,5 kg portato a casa. E ancora complimenti quindi per Cristina Mocci. Prossima Giada Nespolini. Turno per Alessandra Salis. Lei è una T3, giovanissima, 19 anni. Primo tentativo valido da 85, la rivediamo in pedana con una seconda prova da 90 kg.
Peccato, piccolo tecnicismo errato per Alessandra Salis. 90 kg non valido, ma piccolissimo dettaglio da limare, andrà sicuramente meglio. Turno di Giada Nespolini. Per Giada Nespolini, prima prova fallita da 92.5 per non farsi mancare nulla in seconda prova con 10 kg di più. Valido, seconda prova valida per Giada Nespolini, 102,5 kg con cui si iscrive a questa gara, visto che, come detto, la prima prova non era valida, tanto meglio così. Ora è il turno di Bruna Corsi, Bruna una Master 4, lo abbiamo già detto in apertura, bellissima prima prova da 110 kg, ci riprova con 115,5. 115,5. No. Piccolo, piccolo. Un minimo di ritardo dagli spotter, qualche errore glielo possiamo concedere. Oh no, lavoro incredibile, una sessione di allenamento tremenda per questi ragazzi. Inizia ora la prova di Bruna Corsi. Molto brava. Vediamo cosa dicono gli arbitri. Tripla luce bianca per Bruna Corsi, prova più che valida. 122,5 Silvia Spara. A terza turno. Silvia Spara. Prossima Emanuele De Rosas. Baracarca. Silvia Spano con 122,5 kg in pedana, prova validissima, tripla luce bianca. A terza 14 Emanuele De Rosas. Prossima Giovanni Palestra.
Emanuele De Rosas per una seconda prova da 147,5 kg. Ricordiamo che Emanuele è un ragazzo giovanissimo, 16 anni, un T2, in gareggia per la meno 67,5 e questa è la sua seconda prova valida del giorno. Gabriele Cicco. Turno di Gioia Palestra, gran prima prova da 140 kg in pedana con un secondo tentativo da 147,5. Good lift per Gioia Palestra, applausi strameritati. Ricordiamo 147,5 che è lo stesso peso che mette Gabriele Cicu. Lui è un senior a 25 anni, gareggia nella meno 90 kg, 85,7 di body weight. Prima prova fallita da 140 in pedana con, come appena detto, 147,5 kg. Vediamo cosa dicono gli arbitri. Stavolta sembrava valida. Good lift per Gabriele Cicu. Meritatissimi gli applausi della palestra SK1. Nuovamente il turno di Antonio Piredda. Antonio ha una prima prova valida da 145 kg, lo ritroviamo con una seconda prova da 157,5, un aumento importante, 12,5 kg. Stato molto pulito, vediamo cosa dicono gli arbitri. 2 bianche e una rossa bastano per validare una seconda prova che, ricordiamo, vedeva 157,5 kg. Pierpaolo Bosi, 157,5. Prossima Enrico Palombo. Era il turno di Pierpaolo Busi. Prima prova valida da 145 kg, lo ritroviamo in pedana con 157,5. Tripla luce bianca per Busi, gran prova. Il prossimo Giuseppe Assole. Prossimo è Giuseppe Assole.
prima prova valida da 150 kg, rieccolo con un secondo tentativo da 160. Cioè, mi sento neutro, mi sento Anticorte 197 metri, 190 metri, altezza 10, Giuseppe Assolo. Prossima Dario. Good lift anche per Giuseppe Assole. Alla carica. Chiedo scusa, si trattava di Enrico Palombo. Giuseppe Assole lo vediamo protagonista in questo momento. Niente da fare purtroppo dopo una prima prova valida da 190 kg, 197,5 sono al momento troppi, ma vediamo se riproverà con lo stesso peso, se magari tenta anche qualcosa di più. Dario Tori. Ora è Record nazionale. DD time. È annunciato come record nazionale, anche se c'è qualche dubbio adesso. Vediamo cosa dice il presidentissimo. In ogni caso Dario Dore, dopo una ottima prima prova da 197,5, ci riprova con 207,5 kg. La carica di Papa Lorenzo, va a terra Dario, niente da fare purtroppo. 207,5 sono al momento troppi. Peccato, no lift per Dario, ci riproverà certamente. Con terzo tentativo. Ora è nuovamente il turno di Pierangelo Puddu, dopo aver fallito una prima prova impressionante da 220 kg. Ci riprova con 230. Alla carica. Pierangelo. Prossima Antonello Leggero. Eccolo Pierangelo. Vediamo cosa dicono gli arbitri. C'è un piccolo dubbio sull'angolo formato dal ginocchio, a me sembrava buono. Tripla luce bianca, gran lavoro di Pierangelo Puddu. Antonello Leggero. 255 kg. E ora è nuovamente il turno di un campione come Antonello Leggeri. Prima prova da 240 kg, brillantemente direi superata. Ora lo ritroviamo con una seconda da 15 kg di più, 255.
Mamma mia, spaventoso. Tripla luce bianca per Antonello Leggeri, grande prova, lo ricordiamo, 255 kg. Cristina Mocci, 90 kg. Prossima Alessandro Sales. La panca iniziale 2. La panca iniziale 2. Dato l'annuncio dell'inizio delle prove di panca alle 14, qua siamo alla prima prova del terzo giro di questo quarto e ultimo flight di squat. No lift purtroppo per Cristina Mocci. 95 al terzo giro. Alessandro Sales. Prossima Giada Nespolini. Turno di Giada Nespolini. No, chiedo scusa, di Alessandra Salis. La prossima è Giada Nespolini. Alessandra Salis purtroppo non riesce a chiudere lo squat. Giada Nespolini. Prossima Bruna Corsa. E ora il momento di Giada Nespolini, terza prova da 112,5 kg. No lift for Giada. 125 kg al terza giro. No lift per Giada Nespolini, che se la prende un po' con gli spotter, sembra aver passato il punto di rottura. È intervenuto il direttore di gara in aiuto dei ragazzi dicendo era comunque nullo. Rimane comunque un po' di amarezza per l'atleta, lo capiamo perfettamente, saprà certamente rifarsi in ogni caso. Turno di Bruna Corsi, prima prova buona, prima e seconda prova buone da 110 a 115,5, ci riprova con 125 per la terza prova.
Tanta fatica, ma alzata che alla fine si chiude. La doppia luce bianca premia il lavoro di Bruna Corsi. 130 kg, 130 kg, Silvia Spano. Turno di Silvia Spano, prima e seconda prova ottime da 117 a 122,5. Ora terzo tentativo da 130 kg. E good lift per Silvia Spano, grande lavoro. Emanuela De Rosas. Prossima, Joe Palestra. Joe Palestra. Emanuele De Rosas, dopo una ottima prima e seconda prova da 115 e 125, nuovamente in pedana con 135 kg. Peccato. Comunque un peso nelle corde di questo ragazzo che, lo ricordiamo, è giovanissimo, è un sedicenne, fa parte della categoria T2. 50 kg. Joe Palestra. Prossima, Gabriele Cipo. Ora è il turno di Gioia Palestra. Primo e secondo tentativo valido da 140 a 147,5 kg. La vediamo in pedana con una terza prova da 155 kg. Massima concentrazione, è stata particolarmente pulita. Vediamo cosa dicono gli arbitri. Tripla luce bianca e l'impressione che ci fosse ancora margine. Applausi meritatissimi per Gioia Palestra. Gabriele Cipo. Prossima, Antonio Pineda. Turno di Gabriele Cicu. Seconda prova 147,5. Lo vedete inquadrato mentre tenta di sollevare 155 kg. È tutto buono, tutto buono. Grande alzata di Gabriele Cicu. Antonio Pineda. Stesso atleta. 165 kg. Prossima, Enrico Alogo. Antonio Pireda in pedana per il terzo tentativo. Primi due validi da 145 157,5.
Terza prova da 165 kg. Forza, forza Antoni. Totalmente nelle sue corde, vediamo cosa dicono gli arbitri. È tripla luce bianca per Antonio Pirella, grande lavoro. Attenzione 13. Enrico Palombo. Prossimo Pierpaolo Busi. Adesso sarà il momento di Enrico Palombo, prima e seconda prova valide da 150 e 160 kg. La terza la potete immaginare, ma ve la dico, sarà da 170 kg. Peccato, non è riuscito a chiudere lo squat. Rimane comunque una gara di tutto rispetto, quella di Enrico Palombo. Ora è il turno di Pierpaolo Busi, 145, 157,5 valide in prima e seconda prova. Nuovo tentativo da 170 kg. Vediamo cosa dicono gli arbitri. Sì, un piccolissimo errore tecnico al momento della risalita. Peccato, veramente peccato, perché lo squat era stato portato a casa. Comunque complimenti di coach Antonio Piredda. Turno di Giuseppe Asole. Prima e seconda valide da 190 e 197,5. Terza prova in un tentativo da 205 kg. Peccato, un po' troppo. Ha voluto osare e ha fatto benissimo. Si rifarà sicuramente. E ora sarà nuovamente il turno di Dario Dore. Abbiamo visto fallire una seconda prova da 207,5 kg e lo vedremo all'opera con una terza da 210. Momento per sistemare il bilanciere, poi sarà il turno di Dario Dore. Dario Dore. Prossima Pierangelo Arturo.
La preparazione ultimata. È momento dell'esibizione di Dario Dore. 210 kg. Un bilanciere che si piega sulle spalle di questo ragazzo che, ve lo ricordiamo, ha 17 anni. Mamma mia, spaventoso. Vediamo cosa dicono gli arbitri. Good lift, tripla luce bianca per Dario Dore. Complimentissimi da chiunque, ultra meritati. Grande, grande alzata. Prossima Antonello Leggeri. Altezza 12. Ora Pierangelo Puddu e Antonello Leggeri, poi ci salutiamo per una ventina di minuti, poco me, poco più. Alle 14 dovrebbe startare la panca. Alla carta 245 kg. Prossimo Antonello Leggeri. Pierangelo, dopo una prima prova fallita a 2,20, si è iscritto a gara con 230 kg, ora tenta una 245. Che forte. Vediamo cosa dicono gli arbitri. È stata valida. 2 bianche e una rossa, ma valida, validissima. 245 kg portati a casa per Pierangelo Puddu. E ora è il momento dei momenti. Antonello Leggeri che vuole frantumare. Scusi. Un record che dovrebbe attestarsi sui 2,45. Superato in seconda prova, ora ci proverà con 275 kg. Antonello Leggeri. Prossima Joe Palestra. Tentativo ricordo. In realtà Antonello non è l'ultimo, perché c'è arrivata voce di un tentativo di record. In ogni caso, ora concentrati su Antonello Leggeri, ripetiamo 270 kg. Mamma mia, fa paura sto ragazzo. Fa paura questo ragazzo. Tripla luce bianca, 270 kg portati a casa per Antonello Leggeri. Applausi a scena aperta per questo ragazzo. In mezzo Joe Palestra. Tentativo di record per Gioia Palestra. Record ferma a 165. Tentativo di record Gioia Palestra. E dopo Palestra. Sì, è l'ultima alzata per questa mattinata. Siamo in diretta da poco più di 3 ore e 10 minuti. Ve l'ho detto, faremo una pausa, torneremo quando sarà il momento di cominciare con la panca. Ora però concentratissimi su Gioia Palestra. 3 prove valide da 140, 147,5 e 155. 165,5 vorrebbe dire record.
Forza Gioia. Peccato, no lift per Gioia Palestra. Rimane comunque una grandissima gara da parte di un atleta che è veramente forte. Come detto, ora prendiamo una piccola pausa, torniamo tra, ipotizziamo, una mezz'ora per l'inizio della competizione con la panca piana. A più tardi.
E allora rieccoci, rientriamo dalla palestra SK1 di Olbia. Settimo campionato nazionale sardo organizzato dalla Sardinia Drug Free Powerlifting Association sotto la WDFPF. È appena cominciata la gara per quanto riguarda la panca. Il primo atleta che avete visto era Sara Salza, l'abbiamo già vista all'opera stamattina. Un primo tentativo riuscito da 40 kg. Ora è il turno di Elisabetta Mais. Elisabetta è un'atleta che gareggia nella categoria senior, 28 anni, per quanto riguarda la meno 47,5. Primo tentativo da 45 kg. Squat lift per Elisabetta Mais. Primo tentativo valido, ripetiamo, da 45 kg. Prossimo Alessandra Pizzaris. La prossima è Cinzia Zola, atleta del Powerlifting Team Sardegna. Primo tentativo da 47,5 kg. Applausi per Cinzia Zola, prima alzata valida da 47,5 kg. La prossima è Alessandra Pizzalis. Alessandra è un'atleta che gareggia per la meno 58,5 kg. È una junior, solo 21 anni. Primo tentativo da 50 kg. Sandra gareggia come atleta indipendente. Alessandra. Prossima Deborah. Anche Alessandra abbiamo visto all'opera questa mattina. È stata molto pulita, good lift anche per Alessandra Pizzalis. Primo tentativo valido da 50 kg. 50 kg anche per Deborah Stara. Deborah è un'atleta che gareggia per la meno 50,5 kg. Categoria senior. Deborah è un atleta della Military Gym Garage. No lift per Deborah Stara. 55 kg. Alzata nelle sue corde, non ha aspettato il comando del direttore di gara. Allora, rivedremo all'opera per secondo tentativo. Ora sarà il turno di Cristina Mocci. Cristina è un'atleta che gareggia nella meno 53 kg.
Anche lei senior, 25 anni. Primo tentativo da 55 kg. Anche lei atleta del Powerlifting Team Sardegna. Prossima Federica. That's a good lift. Stata valida per Cristina Mocci. Federica Balconi. Ora è il turno di Federica Balconi. La prossima Sara Carta. Anche lei del Powerlifting Team Sardegna, gareggia per la meno 53 kg come la collega Mocci in precedenza. Primo tentativo da 57,5 kg. Federica. Prossima Sara Carta. No lift purtroppo per Federica Balconi. Sara Carta. E prossima Bruna Corsi. Chiedere qualche spiegazione al direttore di gara perché è stata totalmente nelle sue corde. Intanto ci è venuto a trovare Antonio Piretta, ve lo avevamo annunciato, però ti saluto con piacere. Ciao Antonio. Ciao a tutti e buongiorno, anzi buon pomeriggio ormai visto che ci avviamo al pomeriggio. E niente, quindi turno della panca, primo flight, siamo quasi già al secondo giro. Ora dovrebbe essere il turno di Bruna. No, Sara Carta. sarà carta con 70 kg. Accompagnata in pedana da Giuseppe Manca. Vediamo cosa combina Sara. Stacca facile. Prende posizione, aspetta i comandi dell'arbitro, vediamo. L'alzata dovrebbe essere valida, vediamo, no. Probabilmente è sceso leggermente il bilanciere. Vediamo. Allora, c'è da dire una cosa, è stato un fermo particolarmente lungo, probabilmente perché non ha toccato bene nel petto, e infatti penso che richiamerà lo stesso carico. Comunque sono chili molto molto alti, cioè stiamo parlando di una ragazza che pesava 45 kg che sta portando 70 kg di panca, quindi. Abbiamo visto all'opera anche stamattina per quanto riguarda gli squat. Sì, fortissima Sara. Un allenatore d'eccezione. Giuseppe diciamo che ha qualcosa da spiegare a livello di powerlifting, sia come esperienza come atleta di livello internazionale, sia come allenatore con tantissimi comunque atleti forti che porta sempre in pedana. Prossima Sara Salza. Ultimo giro di primo flight per Bruna Corsi. Vediamo Bruna. Baracalca. Secondo me c'è stato un errore però, perché non penso che Bruna faccia 120 di panca. Infatti mi sa che vanno a consultarsi perché penso ci sia stato un errore. Bruna Costa. Intanto il timer è partito. E infatti, vediamo un po'. Anche perché a memoria Bruna non li ha mai fatti 120, quindi non penso che 40 secondi. sia lei. Infatti secondo me c'è stato un errore. Infatti vedo Pierangelo che è il suo allenatore che si sta avvicinando al tavolo di gara perché infatti c'è Pierangelo che sta andando a dire che c'è stato
un cambio e il peso dichiarato è 55 e non 120. Infatti mi sembrava abbastanza strano, anche perché comunque per una donna di 55 kg master, tra l'altro master 4, sono chili da world record. Non che Bruna non sia forte, per carità, però c'è stato un Ecco, errore. proviamo a spiegarci, in questi casi no lift. Teoricamente no lift, però ho visto che Pierangelo è andato a dare una spiegazione dicendo che comunque lui aveva dichiarato quel carico, quindi a sto punto non so se c'è l'annullamento della prima prova e quindi una nuova prova. Sì, sembra che ci sia proprio l'annullamento della prima prova, però in questo caso penso si tratti proprio di un discorso di mala comunicazione, cioè un problema proprio comunicativo, dove è stato dichiarato un peso oppure è stato proprio un errore di trascrizione più che altro, perché Anche perché il record di categoria ha 35 kg. sì, stiamo parlando di cose di un altro pianeta. Esatto, 120, sostanzialmente. siamo un Ora, po' oltre. il turno di Sara, vediamo cosa combina. Sara, tra l'altro atleta internazionale, ha fatto un sacco di gare fuori, ha vinto diversi titoli, sempre all'interno della VDFPF. Vediamo. Sente i comandi dell'arbitro. Un po' fuori spinta, vediamo. Qua dicono no lift. Sempre il solito discorso, vero? Sì, comunque vedo che ci sono dei fermi particolarmente lunghi e questo ovviamente, se non si è abituato in allenamento, inizia a essere problematico, perché ovviamente il fermo lungo ti mette molto sotto pressione sostanzialmente, perché comunque devi partire da un dead stop, quindi da un punto morto, e poi ripartire, e quello ovviamente, se non sei abituato a farlo in allenamento, arrivi scarico e poi ovviamente lì iniziano i problemi, tant'è vero che lo sticking point di solito si va a palesare qualche centimetro dopo lo scollamento del petto, quindi in ripartenza c'è quel problema. E considerando che per non invalidare la prova il movimento a rientrare non è possibile, è tutto più complesso. Esatto, soprattutto il modo, diciamo, per recuperare un'alzata del genere sostanzialmente è alzare il sedere, che è il modo. Perché diventa poi una panca inclinata, si alza il sedere e poi diventa una panca inclinata, e ovviamente vado ad avere un diciamo movimento più semplice. Ora vediamo, dovrebbe essere il turno di Cinzia Zola con 50 kg, un miglioramento di 2,5 kg del peso precedente, accompagnato da Ananio Manca, fratello di Giuseppe, sempre dalla palestra Mechanical Barbell. Vediamo un po', molto solida, aspetta i comandi. Alza il petto in discesa, molto bella questa, aggressiva in uscita, dovrebbe essere buona, brava, molto Vediamo brava. che anche se asimmetrico in questo caso è comunque valido. Sì, allora ci sono in altre federazioni, cioè almeno prima era molto più palese in altre federazioni il fatto che se il bilanciere saliva in maniera simmetrica addirittura poteva essere nulla l'alzata. Invece sostanzialmente la particolarità di questa federazione è che il bilanciere non deve scendere, quindi io posso chiudere in maniera simmetrica, magari prima vado a chiudere col braccio destro e poi successivamente chiudo col sinistro, l'importante è che non scenda, quindi questo è, diciamo, un po' la discriminante. Ora è il turno di Elisabetta, che prova a migliorare il precedente di 45 kg. Vediamo un po'. Rimane comunque una particolarità legata alla federazione. Esatto, sì, sono, diciamo, particolarità delle federazioni. Carica bene, qui brava contro lo sticking point, poi allora, una cosa particolare della panca, per quel discorso del fermo che dicevo prima, deve essere sempre un fermo attivo. Cioè, se tu arrivi praticamente al petto, dove ti spegni e non riesci a caricare bene il petto, cosa succede? La ripartenza è molto più difficile e succedono tutta una serie di cose, dove ad esempio io vado ad allargare il gomito, perché ovviamente uno dei modi per partire più veloce qual è? Allargo il gomito e cerco comunque una spinta più fluida. Il problema di allargare il gomito che cos'è? Che io vado a perdere l'adduzione scapolare, che praticamente faccio quando io mi setto, cioè un settaggio scapolare, quindi vado a premere contro la panca e ovviamente questo mi porta poi a uscire fuori spinta. Quindi diciamo è fondamentale riuscire a rimanere compatti alzando il petto in discesa. Se io alzo il petto miglioro il ROM e soprattutto sono più compatto quando vado a toccare. Ora è il turno di Bruna, che ricordiamo ha saltato la prima prova visto quell'errore. Vediamo un po'. Infatti Bruna entra con la maglia, mi ricordavo, a 55 kg. Questo è proprio powerlifting equipaggiato, quindi diverso dal powerlifting raw, dove c'è la maglia che sostanzialmente è un supporto che l'atleta ha, che gli permette comunque di sollevare un carico maggiore. Infatti adesso vedrete la particolarità della discesa.
viene staccata da Pierangelo. Tra l'altro abbiamo visto Pierangelo prima nello squat, ha fatto uno squat Impressionante. pazzesco, uno dei più forti atleti sardi che abbiamo. Vediamo Bruna cosa combina, danno il comando, guardate la difficoltà per scendere proprio soprattutto nell'ultima parte. Riesce... Pierangelo. Pierangelo qua ci ha invaso il campo dell'obiettivo, non se ne è neanche accorto. Molto bravo qua. Adesso glielo diciamo però, perché la prossima la vogliamo vedere. Qua è stata brava Bruna. Sì, tripla luce bianca per Bruna Corsi. La prossima è Alessandra Pizzalis. Vediamo un po' Alessandra. Qua Bruna è stata molto brava. Probabilmente non l'avete vista perché Pierangelo ha deciso di farci vedere il suo back, però ha fatto davvero una bella alzata. E come vi dicevo, la differenza qual è? Che con la maglia io devo caricarlo ancora di più il petto. Sei uno speaker nato. Ah, ogni tanto qualcuno viene a farci visita. Ora il turno di Alessandra Pizzalis, ragazza junior della categoria 58 kg. Si gareggia come atleta indipendente. Vediamo un po' cosa combina. Miglioramento di 5 kg rispetto alla prestazione precedente. Vediamo un po'. Molto brava qua, molto brava. Vedete come è rimasta alta col petto? Quello è davvero una discriminante. Fa proprio la differenza tra fare una bella alzata, un'alzata solida, e fare un'alzata che comunque ti mette più in difficoltà. Cioè alla fine l'obiettivo è sempre fare un'alzata fluida. Soprattutto le prime e le seconde sono comunque alzate che uno dovrebbe, tra virgolette, portarsi quasi da casa. Poi la terza ci sta a osare, però le prime due dovrebbero essere alzate quantomeno comode. Mettiamola così, quantomeno comode. Poi Nell'ordine del 95. allora 90. diciamo che in un mondo perfetto, ideale. esatto, dovrebbe essere secondo me ovviamente da 93-94% la prima, un 98-99% la seconda, e poi ovviamente un PR sulla terza, o comunque un carico oltre quello che diciamo è stato fatto. Qua ha sbagliato l'arrivo al petto, infatti avete visto una sorta di rimbalzino, qui non ha caricato bene, c'è stato proprio un rimbalzino al petto, avete proprio notato una sorta di sbarellamento, e quello è dato da un cattivo caricamento in discesa. Ora il turno di Federica Balconi, che prova a riscattarsi dalla prima prova nulla. Peccato qua, perché secondo me ce li aveva, però quel caricamento sbagliato, tra l'altro quando il bilanciere non rimane completamente immobile al petto, l'arbitro non può dare il via, quindi ovviamente l'atleta è sottoposto comunque a secondi in più dove deve rimanere col bilanciere in mano, che ovviamente lo porta a poter sbagliare, e questo ovviamente è un problema. Vediamo il turno di Federica, accompagnato da Stefano Scodina, che è il suo allenatore. Segnalare ancora di più, se ce ne fosse bisogno, di quanto importante sia l'allenamento pre-gara. Proprio Assolutamente, per motivi come assolutamente. Vediamo Federica. Vediamo un po'. Non mi sembrava molto sicuro il suo allenatore in realtà. Allora diciamo che è successo qualcosa a un certo punto dopo che stava ripartendo dal petto, perché non era fermissimo, infatti secondo me non è riuscita a caricarlo benissimo il petto. Vediamo un po'. Io penso che abbia chiamato un 60, 2 kg, ci sta, vuole essere proprio sicura, ci sta. Ricordiamo tra l'altro Federica non è una panchista, ma è una stacchista, fa bei chili di stacco, ha anche vinto una medaglia l'anno scorso in FPL, quindi comunque è un atleta molto molto forte. Diciamo che siamo fortunati, non mancano le atlete forti in Sardegna, almeno quello. Ora è il turno di Cristina, vediamo. Molto brava Cristina, bella panca, questa mi è piaciuta. 3 luci bianche, liscia liscia, accompagnata dall'allenatore Enrico Palombo, che abbiamo visto prima nello squat tra l'altro. Molto bravo. Ora il turno di Sara, che si deve riprendere da quella prima prova che grida vendetta. Vediamo, 70 kg. Tra l'altro chili da assoluto i suoi. Eh sì, già in prima prova. Già in prima prova comunque chili da assoluto. Vediamo cosa combina. Speriamo che riesca a caricare bene. Alla fine, come dicevo, è proprio un discorso di discesa, come nello squat. Se io faccio bene la discesa, comunque mi preparo una salita efficace. Se sbaglio qualcosa da una parte, poi ovviamente ne pago le conseguenze nell'altra fase dell'alzata, insomma. Vediamo il turno di Sara, accompagnata da Giuseppe.
Infatti ci si allena mesi e mesi per 15 Esatto. secondi di prova. Cioè, un minuto a tua disposizione. Bellissima, bellissima questa. Che forte. Allora, vedete la differenza di prima. Qua praticamente è riuscita a caricarla benissimo. Era super solida al petto. Se io sono solido al petto, poi cosa succede? Una cannonata. Qui c'era margine. Io penso che chiami 75, vediamo. Magari non vuole usare, credo 72,5, ma io chiamerei 75, vediamo. Vediamo cosa combina. Sono curioso adesso. Spoiler che arriva. 72,5. Ci sta. Vuole essere sicuro. Come dicevo, è fondamentale proprio il discorso del caricamento. Se io carico bene la discesa, l'alzata è un'altra alzata. Cioè cambia completamente tutta la dinamica. Ovviamente se arrivo mollo al petto, non arrivo comunque, diciamo, con una fluidità, con una dinamica di un certo tipo, lì rischio ovviamente di rendermi più difficoltosa l'alzata e addirittura di non chiuderla, che è la cosa peggiore. E di non chiudere di fatto alzate che sono magari nelle tue corde. Esatto. Ora il turno di Sara È Salsa. proprio una questione Vediamo un di po'. dettagli. Vediamo. È brava, rimane in spinta. Non dovrebbe essere sceso il bilanciere, Non vediamo è un po'. sceso, vediamo cosa dicono gli arbitri. Vediamo un po'. Forse il culo è l'unica cosa. Vediamo. Vediamo perché. Cosa dice? Non capisco perché. Penso sia il culo. Scusate la volgarità, però penso che abbia alzato il sedere. Tra l'altro diciamo che dalla nostra visione non abbiamo possibilità di vederlo perché siamo proprio dietro il rack e dietro il giudice, quindi è sostanzialmente impossibile vederlo. Tra l'altro importante, vediamo qua, vedo che sta parlando col giudice, l'allenatore. Non capisco perché, ho visto che sta lamentando. Sì, credo sia questione fondo. Ha alzato il culo, Sì, infatti. sì. Immaginavo, guarda, anche perché come stavamo vedendo non è scesa, cioè il bilanciere non è sceso. Vediamo un po', turno di Elisabetta, riprova 50 kg sbagliati prima, vediamo. Carica. Vai, vediamo, un bella lotto. Dovrebbe farcela, brava. Vediamo qua. cosa dicono gli arbitri. Grindata mostruosa. No, peccato. Gliel'avrei data buona solo per la grindata. Bravissimo. Questione di millimetri. Non ho capito, credo che sia leggermente sceso. Probabilmente come ha chiuso più da una parte, il bilanciere è proprio sceso in quel caso. Sì, ha fatto quel segno il direttore di Tra l'altro, ricordiamo per chi ci segue, la presa massima possibile per la panca è l'indice all'anello a 81 cm. Quella è la presa massima possibile. Tra l'altro, se potete magari vedere i replay, vedete la presa che stava utilizzando Sara Salsa prima, è una presa estremamente stretta. Ovviamente più io metto una presa stretta, più devo fare ROM, quindi la distanza risulta maggiore e ovviamente l'alzata risulta più difficoltosa. Più aumento il ROM, teoricamente più l'alzata è facile. Però questo è sempre in teoria, poi in pratica bisogna vedere. Vediamo un po'. Sono un po' di proteste, vedo. Vedete, anche questa ragazza ha l'anulare dentro gli 81, quindi comunque anche questa si può considerare una sorta di panca stretta. Carica bene, qua vediamo. Qua non ce li ha mi sa. Infatti dicono Sì. nulla. Credo che abbia alzato anche il sedere. Qua. Chiede chi è lei, il direttore di gara. No lift, ma c'è stato. Secondo me c'è stato uno sbaglio. Sì, perché in ora è il turno. precedenza, Sì, probabilmente, perché ora è il turno di Zola Cinzia. Un po' di sviste oggi, Diciamo che questo periodo invernale magari. Vediamo un po'. Tra l'altro questa alzata la condannerebbe al fuorigara. Vediamo. Non ho capito bene cosa è successo, sinceramente. Il turno di Cinzia che viene pesantemente picchiata prima di entrare in pedana. Vediamo, 52,5 per lei. Cinzia che ha fatto una bellissima gara finora con 2 alzate valide. Vediamo se riesce a completare anche la terza.
Prossima Bruna Costa. Vediamo un po'. Forse c'è stato... Vediamo. Ora poi... State invertite. ora probabilmente. vi faremo un appunto poi su questo. Allora, è importante quando si stacca praticamente il bilanciere superare i supporti. Qua cosa è successo? Sul primo stacco praticamente l'atleta con l'allenatore sostanzialmente c'è stato un tocco dei supporti. Quando succede questo cosa succede? Che io, che sono l'atleta, e anche chi stacca ha estrema difficoltà, perché comunque io mi vado a tenere un carico che già mi crea fatica, perché poi devo rimetterlo a posto e ristaccare bene. Quindi diciamo che il lift off, quindi lo staccare il bilanciere, è una parte fondamentale della panca. Per quello diciamo che lo spotter, colui che poi ti va a staccare il bilanciere nella fase iniziale, è fondamentale per la buona riuscita dell'alzata. E in questo caso ad esempio è stata sfortunata. Secondo me potrebbe esserci stato un errore per quanto riguarda le altezze, che un po' l'ha condizionata. Vediamo un po'. Ora è il turno di Pierangelo con Bruna. Bruna che prova a migliorare con 60 kg. Con l'alzata precedente si è già assicurata il record di categoria, tra l'altro. Parliamo Sì, di... vediamo un po'. Ed è espertissima, una Vabbè. master form. Prossima Federica Mattone. Bruna è una vita che gareggia, davvero tanta roba. Carica, vediamo. Bellissima, vediamo, bravissima. Brava qua. Questa è una bella alzata. L'impressione è che non si sia abbassato con i bilancieri. Vediamo se gli arbitri ci danno ragione. Da buono. Allora, qui potete vedere tutto quel discorso che vi dicevo prima della panca. Cioè, se io riesco a caricare la maglia sulla panca, cioè vedete proprio questo, tra virgolette, Boost. esatto, boost, ci sta come termine assolutamente. Questa energia che viene ridata dal caricamento, come se fosse una sorta di elastico, no? Io lo vado a caricare, ovviamente in uscita la prima parte a bomba. Il problema cos'è? Che la maglia ovviamente la prima parte te la dà, però c'è tutto il problema legato alla chiusura e alla gestione della traiettoria, che ovviamente è da parte dell'atleta. È estremamente difficile, perché comunque stai andando a fare un carico sovramassimale che è guidato dalla maglia, che ovviamente devi governare tu nella maniera corretta. Sì, Ora, diventa un altro sport, cioè esatto, un'altra preparazione. assolutamente, completamente diverso. Ora è il turno di Federica che prova a migliorare i 57 mesi di prima con questi 60 kg. Vediamo un po'. Fermo lunghissimo, però ragazzi, qua c'è margine. Brava. Sembrava più che altro una seduta tecnica con un fermo di 3 secondi, però è stata spaziale, molto brava. Infatti c'è Stefano che dice forse avrei dovuto chiamare di più. Ci sta. Applauso ancora più particolare per un fermo così lungo. Beh sì. Beh, è più difficile. Più il fermo è lungo è più difficile. Cioè banalmente, più rimango col bilanciere lì al petto è più difficile poi ripartire. Anche perché sono in una situazione estremamente sfavorevole, dove c'è poi il gomito sotto il bilanciere, da lì devo riniziare la risalita. Turno di Cristina che prova a migliorare sui 57,5, questa chiamata 60. Atleta junior. Powerlifting Team Sardegna per lei. Vediamo, braccia attese, molto brava qua. Qua vedete proprio al petto si è spenta. Cioè è arrivata al petto, boom, spenta. E lì ovviamente poi è stato difficile ripartire. Ora il turno di Alessandra Pizzalis che prova 60 kg anche lei. Ricordiamo Alessandra, 21 anni, la più giovane di questo flight, una delle ragazze più giovani in gara. Particolarmente futuribile. Sì, no, ma fa estremamente piacere vedere comunque ragazzi giovani che si avvicinano a questo sport, con tanti allenatori capaci comunque che diciamo, diffondono il verbo. Oggi anche stamattina abbiamo visto qualche faccia nuova. Sì, tanti ragazzi nuovi. Poi diciamo che anche se il periodo non è dei migliori, perché siamo dopo le vacanze, cioè si vede proprio che c'è voglia di fare del proprio meglio, di mettersi diciamo un po' in competizione, diciamo. Molto brava qua lei, Alessandra, bella alzata questa, molto disciplinata, mi è piaciuta, brava. 60. Ora il turno di Sara che prova a migliorare ulteriormente
Sara Carta. Chissà che non provi anche il record, Alessandro. Ci potrebbe stare. C'era un po' di margine, vediamo un po' che cosa si inventa. Diciamo che ci sono un paio di specifiche da fare sulla panca che magari non l'abbiamo detto. Quando si parte i gomiti devono essere perfettamente tesi, quindi nella fase iniziale il gomito è teso e lì, soltanto lì, il giudice dà lo start. E poi ovviamente quello che avete visto, il bilanciere deve essere perfettamente immobile al petto per poi poter ricevere il press quando si ha il petto. Se non è perfettamente fermo l'arbitro non può dare il press. Vediamo cosa combina Sara. Dall'alzata di prima c'era molto margine, proprio perché è riuscita a caricarlo molto bene. Vediamo. 72,5 kg. Diciamo che Sara senza smentita è una panchista, poco da dire proprio. Vediamo un po'. Molto brava, forse ha anticipato di un secondo il press. Brava. Diciamo che sembrava magari un anticipo, però probabilmente è partita nello stesso istante. In quel momento. Sì, molto brava qua, molto brava. Come ho detto c'era margine, perché comunque se avete visto diciamo che qualcosa c'era. Come avevi preventivato, qui c'è un tentativo di record per Alessandra Pizzalis a 65,5. Molto bene. Ci piacciono questi tentativi di record. Non ne sono stati dichiarati altri, quindi questo potrebbe essere l'ultimo esercizio per quanto riguarda il primo fly. Sì. Vediamo un po'. No, in realtà subito smentiti. Attenzione. Perché anche Sara Carta ci proverà. Sì. Anche Record se che è già suo, tra record, esatto, il record già suo. Fa grida mezzo perché ovviamente 65 è mezzo per fare poi il record. Perché ricordiamo i record si fanno sempre di mezzo chilo. Prossima Sara Carta. Ora giusto un attimo di pausa e poi iniziamo a vedere questi tentativi. Prima il tentativo di record e poi il tentativo della quarta prova di Sara Carta. Tra l'altro scusatemi per la voce, ma giustamente sono anche un po' raffreddato, ci mancava solo questa, però chiudiamo questa triste parentesi. Ora godiamoci questa alzata, vediamo, forza Alessandra, portatela a casa. Qua vedo messaggi dalla chat. Saluto a Sere, che è una ragazza sarda che vive in Inghilterra che seguo. Vediamo un po'. Alessandra qua chiede il lift off, quindi lo staccare del bilanciere, vediamo. Guardate come rimane bella solida. Peccato qua. Tra l'altro ha leggermente anticipato qua la partenza. Allora, diciamo che di base succede questo. Se io sono abituato a fare un movimento e ne cambio anche una piccola parte, sostanzialmente ottengo sempre un risultato diverso, perché come dicevamo prima il discorso dell'allenamento cos'è? Io devo riuscire a portare in gara sensazioni, pesi e comunque una serie di cose che io ho già fatto. Tra virgolette non mi posso inventare niente, cioè se io ad esempio non faccio bene il fermo in allenamento, poi non è che in gara magicamente mi trasformo e poi lo faccio bene. Quindi diciamo che le sensazioni e i risultati che io porto poi in gara sono quelli che poi ricerco e vado ovviamente a trovare in allenamento. Cioè quella è la differenza. Un buon allenamento ti produce una buona gara. Quindi dicevamo mesi e mesi per poi magari questi 3 minuti ad alzata qui in pedana. Ora il turno di Sara, vediamo. Sono assolutamente alla sua portata. Vediamo se rifà come prima. Tra l'altro diciamo un po' la sua progressione è stata condizionata a questa prima alzata nulla, secondo me, altrimenti avrebbe potuto fare un 70, 75, 77 e mezzo, però ci sta a fare questa quarta prova. Vediamo cosa combina. Carica bene? No, qua si è spenta proprio. C'è anche da dire una cosa, spezziamo una lancia a favore degli atleti, perché comunque con recuperi così brevi, qua stiamo parlando comunque di 3 minuti di recupero, cioè non puoi fare alzate comunque al limite e recuperare 3 minuti, cioè è sostanzialmente una follia. Cioè non è che è una follia, diciamo, il regolamento ovviamente è così, e quindi ovviamente questo ti porta su alzate vicine al massimale ad avere una grande percentuale di possibilità di fallirla. Diciamo. Di fatto ogni record arriva dopo la terza prova, che è... Esatto, a meno che uno non sia così forte che lo fa in entrata in terza prova, no? Diciamo che per forza di cosa più impegnativa. Ovviamente.
A meno che non vado comunque in una categoria dove davvero non c'è nessuno, quindi in quel caso ci può stare. Vediamo qua, è in partenza l'altro flight, anche questo di Sole Secondo Donne. flight Sole Donne. Vediamo un po'. Turno di Alessandra. Vediamo un po'. Accompagnata da Silvia Spano, che prima ha ben figurato sullo squat. Vediamo un po'. Che vedremo all'opera anche alla fine di questo flight. Sì, è vero, c'è anche lei. Vediamo, l'aiuta a staccare. Vediamo un po'. Prima curva da 45 kg per Alessandra Sali. Vediamo, carica bene. Brava, facilissimo, questo è un missile. C'è margine. Molto margine. Io mi aspetto una chiamata a 50-52 e mezzo. Vediamo un po'. Tra l'altro, essendo Alessandra una T3, questa 45 è già È record. già record, esatto. Turno di Laura, meno 70. Tra l'altro qua potremmo aprire una piccola parentesi. Mentre sullo squat abbiamo visto soprattutto scarpe con il tacco, qua nella panca diciamo che molti usano sia la scarpa piatta sia la scarpa col tacco, dipende un attimino come viene gestito meglio il discorso del leg drive, capito? Quindi diciamo che può esserci sia una scarpa piatta o sia una scarpa col tacco, dipende poi l'atleta come riesce a spingere meglio sostanzialmente. Vediamo ora il turno di Laura. Molto brava. Diciamo che non ha le leve da panca. Te lo stavo per dire, ne volevo parlare Ormai gli leggo proprio i pensieri a questo ragazzo. Sì, come avete visto ovviamente è estremamente svantaggiata, cioè più che altro quelle sono leve da stacco secondo me. Non so se farà la gara di stacco, me lo auguro, perché davvero le leve da stacco ce le ha. Perché vedete il ROM ovviamente è infinito, cioè prima di arrivare a toccare il petto c'è completamente in un altro sistema solare, per dirvi. Però è stata brava, comunque è rimasta in spinta, cioè, ovviamente poi la natura ci dà delle leve, ci dà comunque diciamo delle particolarità. Poi diciamo che il fatto di avere o non avere le leve non è una scusa per essere tra virgolette scarsi o non volersi impegnare in un'alzata. Uno si impegna sempre indipendentemente poi dalle leve che ha, anche se poi ad alti livelli possono fare un po' di differenza. Ora è il turno di Angela Fiori, accompagnata da Vittorio Pinna. Anche Vittorio atleta fortissimo, davvero forte. 57,5 Vediamo, kg. molto bella qua la panca. Guardate come ha caricato bene. Cioè, diciamo che la discriminante per fare una bella panca è proprio vedere il petto che rimane alto e diciamo non va ad abbassarsi quando vai a toccare. Questa è stata comunque una bella panca, mi è piaciuta molto. Ora è il turno di Simona. Simona, veterana assoluta della pedana, meno 70. Vediamo, poi il turno di Ambra. Per stamattina si è giusto, ha fatto una sola alzata per qualificare. Beh, per la qualifica, sì. Beh, giustamente diciamo comprensibile nel suo ruolo in questo esatto, momento. ma c'è anche da dire una cosa, qua parliamo proprio di longevità atletica. Finché sei ragazzo magari stai iniziando e vuoi stabilire dei nuovi record ci sta, però quando hai tra virgolette una carriera, vuoi fare diverse gare, è sempre meglio fare meno gare possibili o comunque fare gare di un certo livello. Per dirti, c'è un mondiale, mi preparo meglio al mondiale, qua magari faccio giusto le alzate tra virgolette di routine, di piazzamento. Poi la facilità, cioè stiamo parlando di un'ultima di riscaldamento, è proprio facilissima. Infatti penso non ne farà altre, vediamo se magari chiama. Vediamo, è un po' 65 chiama, ma ci sta. Allora diciamo che facendo un discorso globale rispetto ad alzate come lo squat e lo stacco, teoricamente la panca è un'alzata che si presta a essere tirata quasi sempre, quindi io posso tirare comunque la panca con regolarità, posso fare anche 2 panche pesanti a settimana, ovviamente non troppo pesanti però abbastanza pesanti, una anche molto pesante, proprio perché recupero in fretta. Invece ovviamente sullo stacco non è che posso andare sempre pesante di stacco, perché altrimenti il mio sistema nervoso si cuoce. Ciao, grazie. Vediamo il turno di Ambra. Molto bella questa panca. Guardate come rimane alta, quel discorso che dicevo prima. Io riesco a rimanere alta, riesco a spingere contro lo schienale. Se riesco a spingere contro lo schienale, poi ovviamente l'alzata è super fluida. Vediamo. Credo che ci sia un rilancio a 65. Vediamo. Siamo curiosi adesso. Vediamo se 65.
65. Ora è il turno di Cinzia, che è la sorella di Ambra. Prossima Beatrice Palazzi. Vediamo un po'. Molto bella anche questa. Cioè, vedete proprio come riesce a rimanere alta. Cioè, è quella che proprio fa la differenza. Vediamo un po'. Perché? Non capisco. 67 mezzo. Vediamo. 67 mezzo. Beatrice Perché? Palazzi. Non capisco il perché, però. Vediamo se ci arriva Vediamo. qualche spiegazione. Non capisco la motivazione. Sedere, ok. Sì. Ripeto, purtroppo da questa particolarità noi da qua non possiamo vederla. Ci vorrebbe comunque una telecamera laterale o comunque una posizione laterale per poterla vedere, perché essendo dietro, diciamo, ci sono le spalle, il giudice, la panca, e quindi non è una cosa che puoi vedere. A meno che non sei Superman e c'hai Di raggi X. fatto ci sono 3 giudici Esatto, in queste posizioni proprio per quello. questo motivo. Tra l'altro diciamo che il giudice che è sempre più penalizzato in assoluto è il giudice che sta dietro, in questo caso davanti a noi, perché non vede il sedere, cioè i laterali invece sono quelli che hanno un po' la visione, per quello anche il discorso delle 3 luci, e le 2 luci sono tra virgolette la maggioranza proprio per quel motivo. Vediamo un po' il turno di Beatrice, accompagnata dal suo allenatore Enrico Palombo. Vediamo un po'. 67,5 kg in prima prova per un atleta Junior, 20 anni, che tanta gareggia roba. almeno Tanta roba. 58,5. Vediamo. Peso importante. Molto bello, cioè questa è una bella panca lo stesso. Se io riesco a caricare bene, cioè la differenza è lì. Non mi stancherò di ripeterlo. Molto bravo. Ora il turno di Silvia con 75 kg. Anche lei, cioè, leve assolutamente favorevoli. Vediamo cosa combina Silvia. Iniziamo a vedere piastre rosse che si palesano. Molto bene. Silvia che gareggia per la meno 58,5 kg. Lei è una senior, abbiamo già vista all'opera questa mattina, sia come atleta che come coach. Primo tentativo da 75 kg. Vediamo un po'. Sono chili comunque, stiamo parlando di una ragazza che pesa 58, quindi. Sì. Vediamo un po'. Brava, però l'ultima parte un po', se avete notato, c'è proprio un'accelerazione, sai, proprio un po' mollata. Probabilmente secondo me può essere anche dal fatto che il peso è basso, quindi non ha voluto Infatti è controllare arrivata una bene. luce rossa comunque. Vediamo. È un po' ha perso, diciamo che l'ultima parte, la parte finale del caricamento è quella più critica, quindi magari anche una piccola variazione può essere, diciamo, cioè può far cambiare, diciamo, un po' la dinamica dell'alzata. Ora è il turno di Gioia Palestra con 80 kg. Anche Gioia abbiamo visto all'opera questa mattina. Prima prova da 80 kg, lei è una senior per la meno 80 kg, sì, vediamo un po'. Tra l'altro se la stacca da sola, vediamo. Molto facile, anche se ha toccato il supporto. Vediamo. Ha toccato il supporto. Qua ovviamente avendo toccato il supporto l'alzata è invalidata, perché diciamo che non puoi toccare il supporto, e lì quando te la stacchi da solo può capitare. Si vedeva che ovviamente comunque un tecnicismo. quindi- sì, esatto, si vedeva che comunque era un peso facile, quindi nelle sue corde. io mi aspetto magari un aumento o comunque diciamo o la ripetizione dello stesso peso. Vediamo un po'. E il fatto che ha staccato molto vicino ai supporti, quando stacchi così vicino ai supporti diciamo che è una cosa che può capitare. Vediamo un po'. Ora si ricomincia il giro. Turno di Alessandra Salis. Vediamo. Molto brava qui, bella.
Beh, stiamo vedendo delle belle alzate comunque. Davvero complimenti a tutti gli allenatori e a tutti gli atleti. Belle alzate. Laura Buffoni, Ora è il turno di Laura. prossima Angela Fiore. Ora che gareggia come atleta indipendente, lo abbiamo già detto ma ve lo ricordiamo, Sì. prima prova da 52,5 kg, aumento di 5 kg per questa seconda. Vediamo un po'. Ricordiamo, Laura non ha proprio le leve da panchista, però abbiamo visto una bella alzata prima, un aumento di 5 kg. Vediamo un po'. Molto brava qui. Non ha tantissimissimo margine, però secondo me 60 potrebbero uscire. 62,5. Vediamo. Angela Fiore. Sono curioso. 62,5. Altezza 9. Vediamo un po'. Prossima Simona Postella. Ora è il turno di Simona. Cioè, scusatemi, il turno di Angela. Questo raffreddore probabilmente ha diminuito, ha depotenziato ulteriormente le mie capacità cerebrali già abbastanza provate. Vediamo un po'. Aumento di 5 kg rispetto ai sì, 57,5 sì. della prima prova. Gioia fa un rilancio di 2,5 kg rispetto alla prima. Ci sta, perché erano facili. Vediamo il turno di Angela Fiori, sempre accompagnata da Vittorio Pinna. Guardate poi come cerca di rimanere alta quando gli stacca il bilanciere. Poi va a posizionare i piedi. Brava qui, guardate come rimane in spinta, molto bravo. Vediamo. Brava. Molto bella questa alzata. 65 kg. Ora è il turno di Simona. Tra l'altro alta particolarità, il piede deve essere completamente a terra. Quando è completamente a terra il piede può solo scivolare. Cioè esempio, il mio piede scivola ma non si stacca la suola, l'alzata è valida. Se invece il piede scivola o comunque si sposta e si alza la suola, in quel caso l'alzata è nulla. Ovviamente lì il discorso cos'è? L'arbitro deve vederlo, perché molte volte può capitare magari che ad esempio in questa federazione non c'è il VAR, però in altre federazioni c'è il VAR, quindi può capitare che o alzo il culo o muovo il piede e in quel caso magari becco 3 luci bianche, però poi arriva il VAR e mi punisce. Quindi diciamo che quello lì ovviamente dipende. Ora è il turno di Simona, seconda alzata a 65 kg, accompagnata da Lorenzo. Vediamo un po'. La prima facilissima, vediamo la seconda. Molto bella anche questa. Molto margine. Brava. Molto brava Simona. Stesso peso. Ora è il turno di Ambra Carta. Non sembra neanche particolarmente provata. No. Ha qualcosa di semplicissimo. Prossima Silvia Carta. Qua è il turno delle sorelle Carta, una dopo l'altra. Vediamo un po'. Tra l'altro entrambe con 65 kg. Sì, una lotta in casa. Per vedere chi sarà la più forte. Tra l'altro Cinzia si deve riprendere poi dalla prima sbagliata, quindi a maggior ragione. Vediamo un po'. Ah, qua c'è proprio un problema delle altezze, infatti i ragazzi stanno andando a modificare. Vediamo un po'. Come dicevo, il lift off comunque è una parte fondamentale dell'alzata. Fare un buon lift off ti permette poi di fare un'alzata di livello. Prossima Silvia. Vediamo un po'. Molto brava qui. Brava, bella. Attenzione, prende un nullo, non so perché. Secondo me probabilmente per un sink. Sink praticamente in gergo sta a significare l'affondo al petto.
Cioè se io affondo troppo al petto in ripartenza mi avvantaggio, perché è quasi una specie di elastico anche quello. Quando faccio un fermo non faccio un fermo solido, vado ad affondare e poi in una piccola fase iniziale c'è un piccolo ritorno. Però diciamo che è proprio una cosa minimale. In alcune federazioni tra l'altro è possibile fare il sync. Cioè posso proprio soprattutto gli americani lo fanno, affondo un sacco per poi ripartire a cannone. Vediamo qua Cinzia. Non ha aspettato i comandi. Aspettato il comando. Cinzia è incazzata nera. Non gli ha dato i comandi. Qua un peccato. E qua Anche perché non sembrava particolarmente no, infatti sta chiamando addirittura 70. Il fatto che qua il problema è che purtroppo non ha aspettato. Vediamo un po'. Sembra così, ma come ti dicevo, il discorso dell'allenamento, molte volte anche un comando non sentito, una piccola cosa può fare tutta la differenza del mondo. Comunque turno di Beatrice che ha fatto una bellissima prima prova. Sì. Con la seconda 72,5 kg per questa seconda prova. Vediamo un po'. Vediamo Beatrice. Brava. Penso non sia sceso il bilanciere. Si è fermata ma non è sembrato No, scendere. peccato. Non dello stesso avviso i direttori di gara. Sì. Peccato perché ha fatto una bella alzata. Al terzo set, stesso. Tra l'altro purtroppo dopo questo flight vi dovrò abbandonare perché ho un atleta poi nell'altro flight, quindi devo andare poi a seguirlo, che tra l'altro dovrà fare row e poi equipaggiato. Quindi diciamo ci sarà da ridere. Come dire, a differenza del flight precedente che c'era una sola atleta equipaggiata, il prossimo sarà completamente equipaggiato oppure fanno un mix? No, fanno un mix, equipaggiati e non equipaggiati, anche perché sono troppo pochi, equipaggiati ce ne sono 2 in totale. Comunque le classifiche sono diverse. Ovviamente. Sì. Allora, il turno di Silvia. Vediamo un po'. Brava. Meglio di prima, mi è piaciuta di più questa. Molto brava. Il turno di Gioia che prova a rifarsi dell'entrata dove ha toccato i supporti. Vediamo un po'. Prossima Alessandro Sales. Alessandro. Ora se lo fa staccare il bilanciere proprio per evitare quell'errore di prima. Vediamo un po'. Due chili e mezzo in più rispetto a prima. Ok, come abbiamo detto c'era un margine molto grande. Vediamo un po'. Tanto sarebbe anche record di categoria se non vedo male. Sì, decisamente. Facile qua, non ci sono particolari problemi di sorte. Infatti, Pochi 3 luci dubbi. bianche. Infatti. 55 kg. Vediamo un po' quanto chiamerà. Alessandro Sales. Penso 87,5. Vediamo un po'. Penso bene. Dacci le quote. Ultimamente dovrei giocarli anch'io perché è un periodaccio, però vabbè. Prendiamola a ridere. Ora, ultimo giro di orologio. Ultimo giro che Vediamo un po'. riprende da Alessandra Salis. Prossima Laura Buffoni. (45,50) in prima e seconda prova, terza Vediamo da un po'. 55. Vediamo un po'.
qua si è piantata. Vedete proprio quella cosa del tenere il petto alto, qua praticamente come è arrivata era scarica e si è visto proprio il bilanciere che ha affondato al petto e ovviamente non ho poi la forza di ripartire in una maniera esplosiva, quindi questa è la differenza, quindi vediamo un po'. Tra l'altro io ragazzi vi saluto adesso perché così inizio a seguire il riscaldamento del mio atleta, poi magari mi avvicino dopo, come sempre è un grande piacere per me. Ti ringrazio. Ok, ciao ragazzi, A dopo. buon proseguimento. Allora, 65 kg, altezza 9, Angela Fiore. Prossima, Ambracata. Ora è il turno di Angela Fiori, prima e seconda prova valide da 57,5 e 62,5 kg. La vedete ora all'opera con 65 kg. No lift purtroppo. 67,5, Ambracata. Altezza 8. La prossima Simona D'Agostino. Ora è il turno di Ambracarta. 62,5 65 kg in prima e seconda prova. Ambra gareggia per la meno 58,5. Atleta senior. Abbiamo visto all'opera anche stamattina con gli squat. E ora tenterà una terza prova da 67,5 kg. Che forza! Applausi meritatissimi per Ambracarta, 67,5, che significa anche record di categoria, che era stato pareggiato con la seconda prova e brillantemente superato con questa terza. Ora è il turno di Simona Lapustea. È arrivata scarica al petto purtroppo. Niente da fare per i 70 kg tentati da Simona Lapustea. Rimane comunque una gara di valore assoluto. Per la veterana questo sport in classifica con 65 kg. Ora è il turno di Cinzia Carta, 2 errori, quindi è importante che porti a casa questa alzata. Niente da fare purtroppo, è il primo fuorigara di questo flight per Cinzia Carta. Tutta esperienza comunque. Ora turno di Beatrice Palazzi.
fallito in seconda prova 72,5, si presenta con lo stesso carico di peso. Prima prova valida da 67,5. Vediamo. Che brava. Vediamo cosa dicono gli arbitri. È tripla luce bianca. Applausi per Beatrice Palazzi, sono meritatissimi. Silvia Spano. Prossima Gioia Palastra. Prossima flight 2 minutes. Prossima flight 2 minutes. Tripla luce bianca per Silvia Spano, un terzo tentativo da 85 kg, una gara impressionante quella di questa atleta. Chiude una gara perfetta, cominciata con 75, continuata con 80 e chiusa con 85 kg. La prossima e ultima di questo flight, nel caso non ci fossero dei tentativi di record, è Gioia Palestra. Fallito in primo tentativo da 80 kg per avere un tecnicismo. Una piccola falla che non le ha impedito comunque di migliorare di 2,5 kg nella seconda prova, arrivando quindi a 82,5. Stavolta ne mette 5 di più per chiudere, 87,5 per quello che è il peso più alto di questo flight. Alzata e chiusa, vediamo cosa dicono gli arbitri. È tripla luce bianca, applausi meritatissimi per Gioia Palestra. 30 kg sopra il precedente record di categoria. Adesso un attimo di pausa, poi via con il primo flight che vedrà protagonisti gli uomini. Lorenzo Novico, altezza rack. Cristian Manelli, altezza rack. Sessanta kg, Antonio Piscella. Il prossimo Emanuela Di Rossi. Questo è il flight numero 9 di questa giornata. Comincia con Antonio Pischedda. Antonio è un atleta che abbiamo imparato a conoscere già nel mondiale di ormai 2 anni fa. Lorenzo Lovito. Una specie di supereroe che si presenta per una prima prova da 60 kg. Lavorone di Antonio Pischedda, 60 kg portati a casa. Emanuele Di Rosas. Il prossimo. Sì, ma è come Emanuela Sulica.
E ora è il turno di Emanuele De Rosas. Emanuele lo abbiamo conosciuto stamattina, un atleta T2, giovanissimo, sedicenne, primo tentativo da 80 kg. Deadlift per Emanuele De Rosas, primo tentativo buono da 80 kg. Il prossimo Lorenzo Novico. Ora è il turno di Emanuele Zucchitta, primo tentativo da 90 kg. Totalmente nelle sue corde, impressione che ci sia ancora tanto margine. Gran bella prima alzata. Novico Lorenzo. Attenzione 5. Turno di Lorenzo Lovicu, anche lui giovanissimo, 17 anni. Primo tentativo da 90 kg. Deadlift per Giuseppe Frontedu, primo tentativo da 92,5 kg per il giovanissimo classe 2008. Gran bella prima alzata. Prossimo Giuseppe Scattasi. Deadlift anche per Fabio Coni, un altro molto giovane, 16 anni, una T2. Primo tentativo come per il collega in precedenza da 92,5 kg.
prossimo Alessio Pilla. Devi sollevare tu, perché io ce l'ho basso, perché io sono basso. Giuseppe Scattassi in pedana con 95 kg. Good lift per questo ragazzo. Complimenti a lui. Alessio Pilla. Prossimo Cristian Mane. Turno di Alessio Piga, primo tentativo da 100 kg. Good lift. 110 kg, Cristian Mane. Il prossimo Alzata riuscita anche per Alessio Piga. 110 kg ora per Cristian Mameli. il prossimo Federico Uncani. Cristian Mameli, prima prova da 110 kg. Molto molto bravo. 112,5 Federico Uncani. Il prossimo Michele Crudu. In panca c'è Federico Incani, primo tentativo da 112,5 kg, portato a casa. 115 Michele C'è ancora margine tra l'altro. Il prossimo sarà Michele Crudu. Per Crudu un primo tentativo da 115 kg. 115 Michele Crudu. Il prossimo Patrizio Adis. Tripla luce bianca per Michele Crudu, 115 kg portati a casa. Il prossimo Antonio Piscella. Ultimo di questo primo giro è
Patrizio Addis. Prima prova da 120 kg. Molto 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 bravo. 65 kg al terzo 10 Antonio Piscena. Il prossimo Emanuele De Rosas. Pedana Antonio Pischella. Secondo tentativo da 65 kg. Applausi meritatissimi per Antonio Pischella, seconda prova valida da 65 kg. Emanuele De Rosas. Il promesso Emanuele Zucchita. Prova valida anche per Emanuele De Rosas con 87,5 kg. Al terzo 10 Emanuele Zucchita. Il promesso Lorenzo Lovico. Turno di Emanuele Zucchita, 19 anni, prima prova valida da 90 kg, lo rivediamo con 95 kg. Tutto molto bene, vediamo cosa dicono i giudici. Tripla luce bianca, applausi per Emanuele Zucchita. Lorenzo Lovico.
Promesso Giuseppe Frontelu. Molto bravo Lorenzo, 95 kg portati a casa. 97 e mezzo. Giuseppe Frontelu. Il promesso Fabio Conti. e mezzo per Giuseppe Fronteddu, alzata valida. Ricordiamo, 14 anni. Fabio Conti. Il promesso Giuseppe Scattasti. Fabio Coni con 100 kg, good lift. Questo ragazzo fa tutto con estrema naturalezza. Il promesso Alessio Pedro. Giuseppe Scatassi in panca con non poche difficoltà, ma è bravissimo a portarsi a casa un'alzata da 102,5 kg. Il prossimo Federico Urcani. Ora un attimo di pausa obbligata per noi, torniamo comunque fra pochissimo, vi lasciamo alle immagini. Alessio 117 e mezzo. Federico Urcani. Il prossimo Cristian Marelli. Federico Urcani. Il prossimo
Il prossimo Patrizio Ares. Patrizio Ares. Il prossimo Antonio Fiscella. Al terzo 10 Antonio Fiscella. Il prossimo Emanuele Di Rosas.
Torniamo live per raccontarvi l'alzata di Antonio Fischedda a furor di popolo, applaudito per questa terza prova. Bravissimo il Master 1 e nonostante le chiare difficoltà in questa alzata è riuscito a portarsela a casa, meritandosi gli applausi della palestra SK1 di Olbia. Ora sarà il turno di Emanuele De Rosas, prima e seconda prove superate da 80 e 87,5. Lo rivediamo con una terza prova impegnativa da 95 kg. Il prossimo Giuseppe Frontego. Peccato, niente da fare per Emanuele, ha tentato una 95 kg. Il prossimo Emanuele Zucchita. Impressione comunque che a sua età, 16 anni, lo ricordiamo, quello sia un traguardo presto raggiungibile. In pedana c'è Giuseppe Fronteddu, terzo tentativo da 100 kg. Che bravo. Vediamo cosa dicono gli arbitri. Tripla luce bianca per questo ragazzo, una gara perfetta. Il prossimo Lorenzo Lovico. In pedana Emanuele Zucchitta. Perfetto fino a questo momento, 90-95, ora ci prova con 100 kg. Alzata valida. Stesso peso Lorenzo Lovico. Il prossimo Fabio Corno. Ora è il turno di Lorenzo Lovicu.
provato 90-95 in prima e seconda prova, ora è impegnato con un bilanciere da 100 kg. Good lift. 100 Fabio Coni. Il prossimo Giuseppe Scattasi. Ora è il turno di Fabio Coni. Anche per Fabio fino a questo momento una gara esemplare, 92,5, 100 kg in prima e seconda prova. Lo vedete inquadrato con un bilanciere da 105 kg. Che bravo. E poi via, come se non avesse appena fatto nulla. Atteggiamento sicuramente quello corretto, un atleta che ha futuro roseo senza ombra di dubbio. Ricordiamo è una T2, 16 anni, e con questa alzata tra l'altro si è andato a prendere il record personale di categoria. Che era fermo a 102,5. Chissà che non tenti anche una quarta prova. Ora Giuseppe Scattassi, due ottime prove, la prima e la seconda da 95, 102,5. Vedete impegnato con un bilanciere da 105 kg. Peccato, niente da fare per Giuseppe. Bravissimo comunque. Alessio Prima. Il professor Federico Incani. Peccato per Alessio che non riesce a migliorare il primo tentativo da 100 kg con questo da 112,5. Molto bravo comunque, applausi che sentite sono assolutamente meritati. Federico Incani. Turno di Federico Incani, prima prova da 112,5, seconda fallita da 117,5. Rieccolo con lo stesso carico per questa terza prova.
No lift purtroppo per Federico Incani, che evita comunque il fuorigara grazie a una prima prova da 112,5 kg. Il prossimo Cristian Manelli. In pedana c'è Michele Crudu pronto sulla panca con un tentativo da 127,5 kg. Vediamo cosa dicono i direttori di gara. È tripla luce bianca per Michele Crudu. Bravissimo, gara spaziale. Cristian Manelli. Il prossimo Patrizio Avis. Ora è il turno di Cristian Mameli, prima e seconda prova valide da 110 e 120 kg. Lo vedete impegnato con un bilanciere da 130 kg. Purtroppo no lift. Rimane comunque una grande gara per questo atleta Master 1. Patrizio Avis. Il prossimo Marco Scalo. Il prossimo Marco Scalo. Turno di Patrizio Addis, 130 kg portati a casa. E ora vedremo se ci sarà qualche tentativo di record, non sembra questo il caso. Marco Scalo. Il prossimo Michele Malas. È cominciato il 10° flight con Marco Scanu. Marco è un atleta della meno 75 kg a 25 anni, quindi un senior. Una prima prova superata brillantemente da 92,5 kg.
Prossimo della lista è Michele Marras. Michele è un atleta della meno 75 kg, come tutti gli atleti di questo flight, ora che do un'occhiata più da vicino. Lui è un Master 1 in particolare, impegnato con un primo tentativo da 100 kg. Alzata purtroppo nulla. 102 kg,5 sul bilanciere, a pesare 14. In pedana. Ma non mi sembra. In pedana c'è Danilo Madeddu. Danilo è una Master 2, 49 anni, primo tentativo da 110 kg. Lui ha vinto il titolo mondiale a Maronna, lui ha vinto il Appena concluso il turno di Andrea Melis, primo tentativo da 120 kg portato a casa. Andrea è un atleta che abbiamo visto all'opera anche stamattina, una senior, 27 anni, primo tentativo brillante da 120 kg. Possiamo già dirvi che proverà una seconda prova da 125 quando in questo momento arriva il turno di Dario Dore.
Dario. Alzata valida per Dario Dore, 125 kg in ingresso, una prima prova spaventosa del 17enne figlio il prodigo. Polverizzato tra l'altro il record di categoria già alla prima chiamata. Infatti vi abbiamo raccontato come Dario sia una promessa di questo sport e ogni volta che si presenta in pedana ce lo conferma. Ora è il turno di Giuseppe Asole, primo tentativo da 125 kg anche per lui. Alzata valida anche per Giuseppe, un gran bel primo ingresso. In pedana Marco Scanu, secondo tentativo da 97,5 kg portato a casa. Gran bel lavoro per il ragazzo senior a quest'anno, 25 anni. Per ora gara ineccepibile, un miglioramento di 5 kg rispetto alla prima chiamata. Ora sarà il turno di Michele Marras.
Alzata valida per Simone Piras, 110 kg in seconda chiamata, un miglioramento di 7,5 kg rispetto a una prima chiamata da 102,5. Adesso dovrebbe essere il turno di Danilo Madeddu. Ad aiutare nello stacco l'atleta Madeddu, il nostro Antonio Piredda. Secondo tentativo da 115 kg. Una pulizia invidiabile, con tanto margine, va a prendersi 3 luci bianche. Vedremo allora quale sarà la scelta per la terza chiamata. Impressione che possa spingersi anche fino al record di categoria, che è 10 kg più in là. Lo scopriremo fra qualche minuto. Il prossimo della lista è Mattia Zuddas, per ora gara perfetta, 115 kg alla prima chiamata, ci riprova con una seconda da 120. Mattia lo abbiamo visto all'opera anche stamattina, impressionante gara di squat. E ora secondo tentativo da 120 kg. Vediamo qual è il responso dei giudici. È una tripla luce bianca per Mattia Zuddas. E allora applausi meritati per l'atleta senior, 32 anni Mattia, a cui segue Andrea Melis. Primo tentativo da 120 kg, lo rivedremo in pedana con un bilanciere carico a 125 kg.
130 kg per Dario Doria. E un'altra tripla luce bianca per il figlio di Lorenzo. Fino a questo momento gara perfetta del giovane T2. Tenterà di migliorarsi ancora, ve lo possiamo già dire, con una terza prova da 132,5 kg. Sulla panca c'è Salvatore Piga, facente parte delle forze dell'ordine. Un secondo tentativo da 145 kg portato a casa. Fino a questo momento una grande gara. Ora è il momento del terzo e ultimo giro per questo che è il flight numero 10. Si ricomincia da Marco Scano. Per ora per l'atleta senior che vedrete tra poco inquadrato, 2 prove valide da 92,5 e 97,5 kg, caricatori all'opera per un bilanciere da 102,5. E questo il tentativo di terza prova di Marco Scano. Terza prova valida per Michele Marras, 115 kg con cui si iscrive a questa gara. In realtà anche i 105 della seconda prova erano validi dopo l'errore in prima prova da 100 kg. Errore tecnico, visto che il terzo tentativo vedeva 15 kg di più. È stato portato a casa. Ora è il turno di Danilo Madeddu. Fino a questo momento perfetto, 110 e 115 kg riusciti. Un impegno da terza prova che lo vede con un bilanciere pesante 120 kg.
120 kg. Lo vedete inquadrato in questo momento Il prossimo Mattia Zudas. insieme al suo allenatore Antonio. Molto bravo, molto bravo Danilo Madeddu, gara perfetta. Ancora una volta con 3 luci bianche si chiude l'avventura dell'atleta di Antonio Piras, cioè di Antonio Pireda, chiedo scusa. Il prossimo atleta è Simone Piras, che salirà in pedana dopo Mattia Zudas. Pronto Mattia Zudas, terza prova da 122,5 kg dopo una prima e una seconda da 115 e 120. Tentativo di miglioramento di 2,5 kg rispetto alla precedente prova. Niente da fare purtroppo per Mattia, che rimane comunque all'interno di una gara ottima, iscritto con 120 kg. Lui è un senior. Eccolo il turno di Simone Piras. Fino a questo momento anche per lui 2 alzate valide su 2, 102,5 kg e 110 kg per rispettivamente prima e seconda alzata. Un importante miglioramento andrà a tentare in questa terza prova da 122,5, sono 20 kg in più della prima, 12,5 in più della seconda prova. E allora in bocca al lupo a Simone Piras. Peccato, no lift per Simone, applausi comunque strameditati. Un tentativo che valeva assolutamente la pena fare. Marco Sana si presenti per il test antidoping. Marco Sana. In pedana c'è pronto Andrea Melis. Gian Pietro Giudice si presenta alla tavola della giuria. Gian Pietro Giudice. Tentativo incredibile da 130 kg. Per un momento sembrava che potesse sfuggirgli di mano. In realtà quello che abbiamo visto è una vera e propria prova di forza. Gran bel lavoro da parte di Andrea Melis. Gara perfetta, 3 volte con 3 luci bianche.
Giuseppe Sole in pedana, tentativo da 130 kg, niente da fare purtroppo per questo atleta che è un senior, 27 anni. Comunque evitato il fuorigara grazie a una prima prova da 125 kg. Ora è il turno di Dario Dore nel tentativo di migliorare un record che si è andato a prendere già nel primo tentativo. Migliorato con il secondo, 125, 130 e ora sulla panca con un bilanciere da 135 kg. Ricordiamo che Dario ha 17 anni. Non pareva particolarmente soddisfatto, in realtà i direttori di gara dicono 3 luci bianche, questo basta e avanza per avere a che fare con una gara pressoché perfetta per questo ragazzo che polverizza di 15 kg il precedente record. E Arilli. Ora è il turno di Salvatore Piga, tentativo di migliorare il secondo da 145 con 147,5. Non va lontanissimo dalla chiusura, è comunque un no lift che non intacca una grande prova. Chiusa con o meglio classificata con un secondo tentativo da 145 kg. Prova il recordario. Sì, flight che non si esaurisce perché c'è un tentativo di miglioramento ulteriore di record. Sarà Dario Dore a tentare una quarta chiamata da 137,5 kg, significherebbe 17,5 kg più del precedente record. E allora 2 minuti di tempo per presentarsi in pedana e poi vedremo se riuscirà a migliorarsi. È una sfida con se stesso, l'abbiamo detto, il record gli appartiene già dalla prima chiamata di questa uscita in panca. Praticamente senza possibilità di recupero. Ok, 130. Silvia Spano si presenti per test antidoping. Silvia Spano. Niente da fare purtroppo per Dario Dore, il record rimane il suo, ma fermo a 135 kg. Un attimo di pausa e poi via con il flight numero 11.
Torniamo perché è già ora di cominciare con il flight numero 11, il primo atleta di questo flight è Battista Casti. Primo tentativo da 95 kg. Questo è un flight composto da atleti che gareggiano tutti per la categoria meno 82,5 kg. Good lift, la prima alzata di Battista Casti nonostante una luce rossa. Stesso peso, 95. Prima alzata da 95 kg anche per Roberto De Ledda. Roberto l'abbiamo visto all'opera stamattina, 20 anni junior, body weight 79,6. Vedremo come andrà il suo primo tentativo da 95 kg. Ok, 95, Roberto Vedeva. Il prossimo Gabriele Asciante. Vediamo cosa dicono gli arbitri. Alzata valida per Roberto De Ledda, primo tentativo a segno da 95 kg. Gabriele Asciante. Per una solita categoria meno 82,5 è il turno di Gabriele Assaiante, giovanissimo T3, 18 anni. Il prossimo Mauro Simula. Non lo abbiamo visto all'opera questa mattina. Allora, prima prova giornaliera per lui con 100 kg in entrata. È stata valida per Gabriele Assaiante. Ingresso coraggioso da 100 kg portato a casa. Ora è il turno di un altro facente parte delle forze dell'ordine, un MPF, si chiama Mauro Simula. Lui sì che lo abbiamo visto all'opera questa mattina. Ingresso da 105 kg, body weight 79 spaccati. Daniele Sagna a terzo. Good lift per Mauro Simula, 105 kg portati a casa. Il prossimo Fabio Fiore. Nicola De Prisco a terzo luogo. Pronto in pedana Marco Marteddu, 30 anni, è un senior, 110 kg in ingresso. Gran bella alzata, è valida.
E ora è il turno di Fabio Fiori. Anche lui non lo abbiamo visto all'opera questa mattina. Il primo tentativo come per Marco Marteddu da 110 kg. Prima alzata valida per Francesco Collu. 112,5 kg portati a casa. Anzi, chiedo scusa, Francesco Collu con 112,5 kg sta per scendere in pedana. Era Stefano Congatu, anche se ho paura sia Congiatu, sia trascritto male. Vediamo cosa dicono i miei fogli. No, Stefano Congatu. Good lift per lui con o meglio no lift per Stefano Congatu. Chiedo scusa, siamo 6 ore e un quarto in diretta, adesso inizia a perdere un po' di colpi. In ogni caso, tentativo da 110 kg per Congatu che non è andato a buon fine. A seguire c'è stato Francesco Collu, 112,5 kg portati a casa. E ora è il turno di Daniele Sannia. ...120 kg per Sannia, lui ha 20 anni, è un atleta della categoria junior. Good lift anche per lui. Momento per Matteo Murgia. Matteo 122,5 kg. Questo è il suo primo tentativo.
Adesso una piccola comunicazione di servizio prima che arrivi il turno di Matteo Murgia. Ora è il turno di Nicola De Prisco, primo tentativo da 125 kg, lui ha 22 anni, anche lui junior. Impegnativo primo tentativo. Tripla luce bianca, che vuol dire alzata valida per Nicola De Prisco. Ora è il turno di Federico Ladu, primo tentativo da 147,5 kg. Inizia l'esercizio di Federico Ladu. Disarmante la facilità con cui tira su quasi 150 kg. Impressionante. Ora è il turno di Pierangelo Puddu, tentativo numero 1 da 160 kg. Lui è un equiped. Il prossimo Battista Castri. Con Pierangelo dovrebbe chiudersi il primo giro di questo flight numero 11. Equipaggiato. Il prossimo Battista Castri. In scioltezza Pierangelo Puddu, applausi strameritati per una prima prova, lo ripetiamo, da 160 kg. Battista Castri. Il prossimo Roberto De Lega.
Stesso peso, Roberto Deleda. No lift purtroppo per Battista Casti, secondo tentativo da 102,5 kg. Pedana c'è Roberto Deledda, tentativo da 102,5 kg. No lift per Deledda. 107 metro, Gabriele Asiate. Il prossimo Mario Simona. Ora è il turno di Gabriele Assaiante, 18enne, un T3. Il primo tentativo valido da 100 kg, si ripresenta con 107,5. Simona. Non 110 kg, 110 Maro Simona. Il prossimo Marco Martellù. Dodez 115 Marco Martellù. Il prossimo Fabio Fiore. Adesso un paio di minuti di audio ambientale per farvi vivere più da vicino le emozioni degli atleti e poi torniamo subito. 115 Marco Martellù. Stesso peso Fabio Fiore, 115. Il prossimo Stefano Congato.
113 Stefano Ornato. Il prossimo Francesco Golu. Guedes 117 metro, 117 metro, Francesco Golu. Il prossimo Matteo Borgia. Guedes 127 metro, Matteo Borgia. Matteo Borgia. Il prossimo Nicola De Prisco. Come 127 Matteo Borgia. Guedes 132 metro, 132 metro, Nicola De Prisco. Il prossimo Daniele Sagna. E allora rientriamo in tempo per raccontarvi Nicola De Prisco, primo tentativo da 125 kg portato a casa. Lo rivediamo impegnato con una seconda prova da 132,5 kg. Che bravo e che margine soprattutto. 135 Daniele Sagna. Curioso di vedere quanto chiamerà per la sua terza prova. 12. Il prossimo Federico Orlando.
Infatti 7.5 kg di più al prossimo tentativo per De Prisco, una terza botta da 140 kg. Ora è il turno di un già piazzato Daniele Sannia, 120 kg alla prima prova, addirittura 135 per questa seconda. Daniele è un junior per la sua categoria, 135 significherebbe record. Forza, forza Daniele, vediamo cosa dice l'arbitro. Bianca, superato il record di categoria già in questa seconda prova. Molto bravo Daniele Sannia. Il prossimo Pierangelo Pudu. Ora è il turno di Federico Ladu. Certo, bisogno di presentazioni. Prima chiamata da 147,5 kg, sollevata con una naturalezza invidiabile. Ora, nuovamente presente con 155 kg. Impressionante Federico Ladu, è stata validissima, 155 kg portati a casa. Pierangelo Pudu. Tentativo equipaggiato. Tentativo equipaggiato per Pierangelo Pudu dopo una gran bella prima prova da 160 kg. Nuovamente pronto per cimentarsi con una seconda da 170 kg. Il prossimo Battista Casti. Peccato, sembrava cosa fatta per Pierangelo Pudu. 102,5 Battista Casti. 102,5. Che si lamenta con l'arbitro, purtroppo non mi è chiaro quale sia il motivo della contesa. È buona, secondo me era buona, certo che l'avranno sbilanciata. No, e poi ci ha messo mezz'ora per dare la In ogni caso avrà un terzo tentativo per provare ancora a migliorarsi. Prima è sbagliato. Secondo me era buona. Era buona. Pierangelo. Non è che tu ci metti. Adesso Pudu a colloquio con il tavolo dei giudici, voi non lo potete vedere, c'è il presidentissimo che cerca di spiegare qual è stata la situazione.
Adesso l'arcano sembra risolto, vedremo se potremo anche farvi sapere qual è la situazione che è capitata. Battista Casti. In ogni caso si ricomincia con l'ultimo giro di questo flight numero 11. Turno di Battista Casti. Prima prova valida da 95, seconda non valida da 102,5. Ci riprova con lo stesso carico della seconda prova per questo terzo tentativo. Stesso peso, 102,5, Roberto Deledda. Il prossimo Gabriele Asciante. Nulla da fare purtroppo per Battista Casti. Resta comunque una gara valida vista la prima prova da 95 kg. Su YouTube si vede. Roberto Deledda con una terza prova da 102,5 kg valida. Gabriele Asciante. Spiegato. Ora è il turno di Gabriele Assaiante, 18 anni, T3, prima prova valida da 100 kg, la seconda non riuscita da 107,5, ci riprova con lo stesso carico, quindi terza prova da 107,5 kg. La carica. Niente da fare purtroppo per Gabriele Assaiante, evita comunque il fuorigara visti i 100 kg 120 kg iniziali. Intanto c'è un errore nel file, è stata data prova nulla a Mauro Simula che ancora si deve esibire. Vediamo se correggeranno adesso.
Sì, corretto in questo momento. E allora, ultimo turno per Mauro Simula. La gara perfetta, 105 e 110 kg in prima e seconda prova. Terza da 115 kg. Ok, grazie. 115 Mauro Simula. Eccolo il turno di Mauro Simula. Come detto, terzo tentativo da 115 kg. No lift purtroppo per Mauro Simula. kg Marco Martedù. Il prossimo è Marco Marteddu, 30 anni categoria senior, ottime ingressi da 110 e 115, terzo tentativo da 120 kg. Tre luci bianche per Marco Marteddu, gara perfetta. Fabio Fiori. Il prossimo Francesco Collu. Turno di Francesco Collu, ineccepibile fino a questo momento, 112 e 117 rispettivamente in prima e seconda prova, 112 e mezzo e 117 e mezzo in realtà. E ora tentativo di miglioramento da 5 kg per questa terza prova, 122,5. Niente da fare purtroppo per Fabio Fiori. 122,5 Francesco Collu. E ora è il turno di Francesco Collu. Il prossimo Stefano Congatu. Sulla pedana Francesco Collu, un tentativo da 122,5 kg. Vediamo cosa dicono i direttori di gara. È tripla luce bianca per Francesco Collu. Ora è il turno di Stefano Congatu, stesso peso anche per Stefano Congatu. In questo caso però, essendo una T3, farebbe il record di categoria. Il prossimo Matteo Borgia.
No lift purtroppo per Stefano, rimane comunque in gara con un secondo tentativo valido da 115 kg. Il prossimo Daniele Sagna. Ora è il turno di Matteo Murgia, prima e seconda prova validissime da 122,5 e 127,5, continua la progressione da 5 kg per quanto riguarda l'aumento del bilanciere, ci riproverà con 132,5 kg. Stata valida per Matteo Murgia, 132,5 kg, gran bella gara. Il prossimo Nicola De Frisco. Alla carica. Ora è il turno di Daniele Sannia, primo e secondo tentativo da 120 e 135, entrambi validi. Un altro miglioramento da 7,5 kg per questa terza prova, 142,5 che significherebbe record di categoria. No lift purtroppo per Daniele Sannia, resta comunque una gara importantissima, quella messa in piedi da giovane junior. Il prossimo Federico Lago. Nuovamente il turno di Nicola De Prisco. Per Nicola un primo e un secondo tentativo validi da 125 e 132,5 kg. Ora lo vediamo impegnato con un bilanciere che conta 145 kg di peso. Che bravo Nicola, fa anche record di categoria. 160 kg. Applausi meritatissimi per questo atleta. Anche lui junior, 22 anni. Il prossimo E ora, nuovo proprietario del record di categoria. Ora è il momento dei mostri. Tocca a Federico Ladu. Prima e seconda prova valide rispettivamente da 147,5 e 155 kg. Ora ci riprova con 160. Il prossimo Pierangelo Pedol.
170 kg. Good lift per Federico Ladu con 160 kg. Gran bella prestazione, come sempre, dell'atleta sardo. Ora tocca a Pierangelo Puddu per rifarsi e scacciare le polemiche dovute alla seconda chiamata. Si ripresenta con 170 kg, proprio come al secondo tentativo. Il prossimo Marco Tapponi. Quanto ci vuole a dire? Valida! 170 kg per Puddu. Era anche l'ultimo atleta di questo flight e ora ci attende il 12°. Dovrebbe essere Giuseppe Fiori l'atleta impegnato per questa prima chiamata da 110 kg. Infatti il tavolo dice weight, perché non è stato chiamato a microfono. Okay. 105 kg. Enrico Palombo.
Il prossimo Giuseppe Fiore. Il prossimo Giuseppe Fiore. Dopo una piccola incertezza iniziale, il flight comincia con Enrico Palombo. Chiama 105 in ingresso. È ora il turno di Giuseppe Fiori. Ok. Il prossimo Marco Sana. Marco Sana. Fiori per la meno 90 kg, un primo tentativo da 110. Alzata valida. 112 e mezzo Marco Sana. Si prepari Giorgio Cano. Turno di Marco Sanna, prima chiamata da 112,5. Stata valida per Marco Sanna. Altezza 12. Per Giorgio Cano si prepari Massila Davide. Alzata valida per Il bilanciere fa 125 kg. Davide Massila. Giorgio Canu. 122,5. Si prepari Maloni Mattia.
Davide Massidda, prima chiamata da 125 kg. Tre luci bianche anche per Davide Massidda. Ora è il turno di Mattia Melone, 127,5 kg in ingresso. Bilancia da 127,5, altezza largo melone. Altezza largo melone. Bilancia del pronto, melone in pedana. Stata valida per Mattia Melone. Prossimo è Claudio Sulas, ingresso da 130 kg. Stanco? Questo mi sa che è lui. Alzata non valida per Claudio Sulas, ci riproverà con secondo tentativo. Tra poco vi faremo sapere da quanto. 136 dentro, Giuseppe Manca. Ora è il turno di Giuseppe Manca, primo tentativo da 137,5 kg. Il prossimo Daniele Pelù. Facilità estrema per questo atleta fantastico. Tentativo equipaggiato. Il prossimo è Daniele Puddu, è un equiped, proverà un ingresso da 140 kg.
Molto facile per Daniele Putu, almeno questa è l'impressione che ci dà. Primo tentativo valido da 140 kg. Stesso peso, 140 kg. 140 kg. Prossimo è Danilo Madeddu, anche lui con un ingresso da 140 kg. Tentativo equipaggiato Danilo. E anche lui con Antonio Piretta come coach. Knowledge for Danilo, 145 Antonello Leggero. Non lift purtroppo per Madeddu, l'indicazione dovrebbe essere un leggero sollevamento del fontoschiena. E allora riproverà sicuramente, magari anche con qualcosa di più. In ogni caso ora è il turno di Antonello Leggeri. Stamattina uno squat pazzesco. Ora un primo ingresso in panca da 145 kg. No lift anche per lui. Stesso peso, 145. Non ci arriva nessuna particolare indicazione. Probabilmente una qualcosa di legato alla postura. In ogni caso ora è il turno di Diego Turno, 23 anni, junior, primo ingresso da 145 kg. Anche lui nella meno 90 kg. Molto bravo Diego Turno, primo tentativo riuscito, ripetiamo, da 145 kg. Prossimo Salvatore. Prossimo Salvatore Vacca. Ora è il momento del nostro amico Nicola Melis. Primo tentativo da 150 kg, così. Con una facilità disarmante va a prendersi 3 luci bianche. Good lift per Nicola Melis. 52 Salvatore Vacca. Lui che gareggia nella meno 110 kg. Il prossimo Mario Solero. Ora è il turno di Salvatore Vacca. Prima prova da 152,5 kg. Spaventoso. Arbitri dicono che va tutto bene. Gran bella prima prova. 77,5.
Salero. Ultimo giro per questo primo 167,5 round di ultimo flight. L'atleta impegnato è Manuel Sellero. Anche lui atleta MPF. Siete parte delle forze dell'ordine. Che paura. Fantastico Sellero. 3 luci bianche per un espertissimo atleta sano. 12,5, 112,5 Enrico Palombo. Ora chiuso il primo giro si riparte con Enrico Palombo. Enrico Palombo. Il prossimo Marco Tampone. Dopo una prima prova passata da 105 kg ci riprova con 112,5. Good lift per Palombo, miglioramento importante da 7,5 kg. Ora è il turno di Marco Tamponi che di chili in più ne mette 10 rispetto ai 110 della prima chiamata. Si ripresenta con un bilanciere caricato a 120 kg. Il prossimo Marco Sanna. A noi è sembrato tutto iper regolare, vediamo cosa dicono i giudici. Tripla luce bianca e good lift anche per Marco Tamponi, aiutato dal coach Antonio Piras. Il prossimo Giuseppe Fiore. Ovviamente non Antonio Piras, ma Antonio Pired. Ci perdonerà. Ora è il turno di Marco Sanna. Il primo tentativo valido da 112,5. Tentativo numero 2 con un bilanciere caricato a 120 kg. Applausi meritati e good lift anche per Marco Sanna. 120,5 Giuseppe Fiore.
Ora dovrebbe essere il turno di Giuseppe Fiori. Il prossimo Davide Massida. Dopo un primo tentativo da 110 kg ci ritenta con 120,5. Primo tentativo riuscito. Impressione che ci sia ancora tanto margine. 130 kg, Davide Massida. Il prossimo è Davide Massidda, ingresso a 125 kg, ci riprova con 130. Stesso peso. Good lift anche per Davide Massidda con 130 kg. Ora stesso peso per un altro atleta MPF, Giorgio Cano. Il prossimo Matteo Melone. No lift purtroppo per Canu. Comunque a disposizione un altro tentativo. Il prossimo Claudio Solas. Bara carica. Mattia Melone, dopo un primo tentativo da 127,5, lo rivedete in pedana con un bilanciere caricato a 135 kg. Alzata valida per Mattia Melone, 135 kg dati a casa. Il prossimo è Claudio Sulas, 130 kg non riusciti alla prima prova, non riusciti più che altro per un piccolo errore tecnico, tant'è che si ripresenta con 10 kg di più, 140. Non è riuscito a superare lo sticking point, peccato per Claudio Sulas. 145. Davvero una questione di dettagli e centimetri. Tentativo. Vediamo con quanto riproverà.
Prossimo è Danilo Madeddu, primo equipaggiato di questo secondo giro. Il prossimo Giuseppe Manca. Anche per Madeddu 5 kg più di un primo tentativo fallito, 145 in questo momento. E adesso il sedere non è venuto su. Stesso peso Giuseppe Manca. L'alzata è tremendamente valida. kg. Giuseppe Manca. 145 ora anche per Giuseppe Manca. Il prossimo Il primo tentativo riuscito da 137,5. Vediamo come andrà questo secondo. Applausi a scena aperta per questo atleta, 145 kg portati a casa. Ricordiamo che Giuseppe gareggia per la meno 90, ma ormai non ha certo bisogno di presentazione. Il prossimo Antonello Leggeri. Turno per Daniele Puddu. Primo tentativo riuscito da 140 kg, ci riprova con 150. Niente da fare purtroppo per Daniele Puddu. Stesso peso. Chiede spiegazioni a Danilo Manca. Antonello Leggeri. Dice che non ha toccato il rack. Allora, da capire qual è stata la decisione dei giudici. Il prossimo Diego Turno. Pedana Antonello Leggeri, primo tentativo fallito da 145, anche questo da 150 no lift. Però dovrà evitare il fuorigara al terzo tentativo. Il prossimo Nicola Mendes. Momento di Diego Turnu, 23 anni, categoria junior. Primo tentativo riuscito da 145 kg, anche lui nella meno 90. E occhio perché ci riprova con 10 kg di più. Il prossimo Nicola Mendes. Riesce a completare l'alzata, vediamo se i giudici sono dalla sua. Sì, è una tripla luce bianca per Diego Turnu. Bravissimo, perché c'è stato un momento che pareva non riuscisse a chiudere. Nicola Mendes. Ma invece ha rotto lo sticking point, portato su tutto il bilanciere, portandosi a casa 3 luci bianche. E allora, complimenti a Diego Turnu.
Momento per Nicola Melis, dopo la prima buona da 150, lo avete appena visto esibirsi con un bilanciere da 157,5 kg. Naturalezza disarmante per Nicola, bravissimo. Il prossimo Manuel Serra. Salvatore Vacca in pedana, 160 kg con 3 luci bianche, mamma mia, che carichi. 175,5. Manuel Serra. Il prossimo Enrico Palombo. Momento di Manuel Sellero, 167,5 in prima prova. Ora lo vedete con un bilanciere da 175,5 kg. Sembrare tutto di una naturalezza disarmante questo atleta. 175 kg, good lift. Enrico Palombo. Il prossimo Giuseppe Fiore. Ora è il turno di Enrico Palombo, con lui inizia l'ultimo giro di quest'ultimo flight. Niente da fare per Enrico Palombo, peccato. Comunque il primo no lift della sua serie. Il prossimo Marco Tappone. Let's go lift. 127,5. Good lift per Giuseppe Fiori con 125 kg. Chiude una gara perfetta con il secondo tentativo. È andato a prendersi il record di categoria che ormai gli apparteneva, l'ha ancora migliorato con 4,5 kg di più. Chissà che non ci regali anche una quarta prova.
Marco Tamponi, niente da fare per lui, provato 127,5, peccato, rimane comunque una gran bella gara la sua. Marco Sana. Il prossimo Giorgio Canu. Marco Sanna per un terzo tentativo da 127,5 kg. Peccato non è riuscito a superare lo sticking point. Mancano comunque due prove valide di assoluto valore da 112,5 e 120 kg per questo atleta della categoria T3, ricordiamo giovanissimo, 19 anni. Il prossimo Davide Massina. Ora è il turno di Giorgio Canu. Per lui una prima alzata valida da 122,5, una seconda non valida da 130. Si prova a ripetere in questa terza uscita nuovamente con 130 kg. Niente da fare purtroppo per Giorgio Canu, Davide Massina. si ferma a 122,5 la sua gara, riesce comunque a evitare il fuorigara grazie a quel primo tentativo riuscito da 122,5 kg. Il prossimo Claudio Solas. Turno di Davide Massidda, primo e secondo tentativo valido da 125 e 130 kg, lo vedete in pedana con un carico da 137,5 kg. Peccato non riesce a chiudere questo 137,5. Grande gara comunque per Davide Massidda, impegnato anche stamattina negli squat con numeri impressionanti. Ora sarà il turno di Claudio Sulas, e lui sì che deve evitare il fuorigara. Primo e secondo tentativo da 130 e 140 kg non sono andati bene, e ora ci riprova con nuovamente 140 kg. Aiutato da coach Nicola Melis per mettersi in posizione. Tutto pronto per Claudio Sulas. Peccato, non è riuscito a iscriversi a questa gara. Prende comunque gli applausi meritati del pubblico. Non è facile mantenere alti gli standard con carichi come questi. Il prossimo è Mattia Melone. Per Mattia Melone primo e un secondo tentativo rispettivamente da 127,5 e 135 kg.
Lo vedete pronto a salire in pedana con un carico da 142,5 kg. Prova ampiamente superata per Mattia Melone, 142,5 kg, che significa miglioramento del precedente record che già gli apparteneva praticamente dalla prima chiamata, essendo uscito a 127,5, record che era fermo a 125. E ora chissà che anche lui non ci regali una quarta prova. In pedana Antonello Leggeri, anche lui per evitare il fuorigara, nuovamente con 150 kg. La salita è asimmetrica ma l'alzata sembrava buona. Vediamo cosa dicono gli arbitri. È assolutamente così. 3 luci bianche e iscrizione a 150 kg per Antonello Leggeri. Dopo la gran prova di stamattina sarebbe stato un vero peccato non vederlo iscritto. Ora tocca a Giuseppe Manca. Tentativo da 155 kg. Peccato, no lift per Giuseppe Manca. Resta comunque una gara impressionante con 2 tentativi, ricordiamo, per un meno 90 kg da 137,5 e 145. Momento per Diego Turnu. Finora una gara impressionante per questo 23enne sassarese. 145 in ingresso, 155 la seconda chiamata. Ora prova a migliorarsi ancora, 157,5. Il record lo ha polverizzato già dalla prima chiamata. Mamma mia, impressionante. Tripla luce bianca per Diego Turni, applausi strameritati per questo ragazzo. Esordio veramente niente male. Il prossimo Nicola Neves. Ora è il turno di Daniele Puddu, dopo aver fallito una seconda prova da 150, si ripresenta con 157,5. Il record gli appartiene, ha polverizzato con la prima chiamata da 140 kg.
Prossimo Nicola Meles. Che bravo Daniele Puddu, vediamo cosa dicono gli arbitri. Tripla luce bianca, 157,5 è anche il nuovo record di categoria. Nicola Meles. Il prossimo Salvatore Vacca. Nuovamente turno per Nicola Melis. Primo e secondo tentativo spaziali da 150 e 157,5 kg per non farsi mancare niente. Pronto un terzo tentativo da 165 kg. Niente da fare per Nicola, che ha fatto strabene a provare ad andare oltre. Salvatore Vacca. Resta comunque una gara di primissimo livello, quella di Nicola Melis, chiusa con il punteggio di 157,5 kg. Il prossimo Manuel Sellero. Ora è il turno di Salvatore Vacca. Fino a questo momento perfetto, 152,5 e 160. Ora tenta con un miglioramento da 7,5 kg. Master 1 che ha devastato il record precedente già alla prima chiamata, superandolo di 17,5 kg. Mamma mia, impressionante. Che bravo. Tripla luce bianca e applausi strameritati per Salvatore Vacca. 167,5 kg è il nuovo record della meno 110 per quanto riguarda i Master 1 WDFPF. Il prossimo Mattia Melone. Ora è il turno di Manuel Sellero, che dovrebbe essere l'ultimo del flight, poi solo quarte prove. Niente da fare per Manuel Sellero, che ha tentato 177,5 kg. Il record lo aveva superato con la seconda prova, anche se solo di mezzo chilo. Ora gli appartiene. Con Sellero si chiude il 12° e ultimo flight. Ora sarà tempo solo per tentativi di record. Per ora ne vediamo 2. Iscritti sono Mattia Melone e Diego Turnu. Melone tenta di superare se stesso con una quarta prova da 145 kg. Lo stesso vale per Turnu. Record gli appartiene già, vista la terza prova da 157,5 kg. Il primo è Mattia Melone, tentativo da 145 kg.
Grande alzata di Mattia Melone, vediamo cosa dicono gli arbitri. È valido, nuovo record che si attesta sui 145 kg. Melone, lo ricordiamo, è un meno 100 kg per la categoria junior. Il body weight 94.9. Ora è il turno del ultimissimo atleta in gara, è Diego Turno. Dopo 3 prove al limite della perfezione da 145, 155 e 157,5 kg si ripresenta in pedana con un bilanciere caricato a 160 kg. Diego Turno. Concentrazione per Diego Turno che non riesce ad andare oltre lo sticking point. Peccato, no lift, è il primo della sua giornata, non inficia minimamente una prova davvero al limite della perfezione. Record che, come vi abbiamo detto, già gli apparteneva, solo provato a migliorarlo, non ci è riuscito. Ci sarà sicuramente tempo per migliorarsi. Dopo l'annuncio dello speaker è di fatto finita questa prima giornata della 7ª edizione del campionato nazionale sardo organizzato dalla Sardinia Drug Free Powerlifting Association. E allora io vi ringrazio per essere rimasti con noi per praticamente 8 ore. Vi do l'appuntamento a domani, visto che ci aspetta la gara per quanto riguarda lo stacco da terra. Saremo nuovamente qui live da Olbia, dalla palestra SK1 di via Birmania, per raccontarvi la seconda giornata di questa edizione. Allora, nel ringraziarvi nuovamente per averci fatto compagnia per tutto questo tempo e avendovi dato l'appuntamento a domani, io vi saluto definitivamente. L'invito però è a rimanere comunque collegati sui canali di Directa Sport.